Buon pomeriggio a tutti ragazzi, come state? Spero bene. Allora, volevo chiedervi, cioè no in realtà non chiedervi, più che altro dirvi una cosa. A partire da oggi sto provando a usare Restream, ovvero per provare anche a streamare contemporaneamente su YouTube, oltre che qui su Twitch. Vediamo un po' come va. Giusto per curiosità, è una sorta di live di test questa, vediamo un po'. In caso se dovesse reggere d'ora in poi streamerò contemporaneamente in entrambe le piattaforme. Tanto ho la chat qui a schermo, quindi non ho problemi. Dove mi dice chi commenta da dove. Beh, per chi non mi conoscesse, io sono KiniFoshi, un VTuber principalmente, e oggi continuiamo con Danganronpa V3. Dobbiamo iniziare il capitolo 1. Nella scorsa live, oddio, sono rimasto troppo tempo inattivo. Nella scorsa live abbiamo finito il capitolo 1 di Danganronpa V3, dove c'è stato un grandissimo colpo di scena. Abbiamo affrontato il class trial, o il processo di classe, chiamatelo come vi pare. Io utilizzo il termine inglese perché è un po' più teatrale, diciamo. Non lo so, suona un po' meglio. Processo di classe mi suona strano. Sarà forse perché bisogna mettere la preposizione tra una parola e l'altra. Ma vabbè. Comunque, Rantaro viene ucciso e scopriamo che è stata la stessa protagonista ad eliminarlo, ovvero Kaede. Per cui d'ora in poi affronteremo il gioco come Shuichi, l'Ultimate Detective. Adesso siamo in 14, vedremo un po' cosa accadrà questo capitolo. Per chi non lo sapesse, io il gioco non l'ho mai giocato, ma so come va la storia, considerando che anni addietro vidi il gameplay. Per cui, yes. Continuiamo. Sì, voglio continuare da dove ho lasciato, dalla fine del capitolo 1. Voilà. Eccoci qua. Vediamo un po' cosa succederà a questo capitolo. Siete in hype? Chissà. Ah, eccolo qua, il ritratto di Kaede. Letteralmente. Ah, non ci spoilerano il resto. Ah no, forse sono segnati tutti come morti. Ah sì. Forse pensano che siano scomparsi, probabilmente. Beh, sicuro. Ha senso pensarla così se sono scomparsi da un bel po'. Tra l'altro mi sa che devo sistemare un attimo l'audio di gioco per vedere se posso fare qualcosa a riguardo. Perché la musica mi sembra troppo alta rispetto alle voci. Non so il motivo. Vediamo un attimo. Capitolo 2. A thin line divides heaven and hell. Daily life. Ok. Dove ti stai nascondendo? Vieni fuori. Basta nascondersi. Vieni fuori adesso. Non so chi abbia parlato. Ah, è Gonta. Ok. Ehi, venite fuori, coleotteri. Dove vi state nascondendo? Perdonatemi, non sapevo chi stesse parlando in questo frangente, quindi credo che rimarrà così la linea di dialogo. Non penso che la ridoppierò. Ciao Sbigia, buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Ah, sta in voca? Capit.
Proprio quando Gonta pensava di averli trovati, sono scomparsi. Strano, davvero strano. Un sacco di alberi, erba, acqua, sole, ma nessun insetto. Perché? Oddio. Ragazzi, ciao M, buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Tutto bene? Fatemi vedere un attimo. Stiamo guardando Welcome to School di Roma-kun. Oh, carino è Roma-kun. Io devo guardarmi l'ultimo episodio uscito domenica, o era sabato, non mi ricordo, della quarta stagione. Però M non risponde alle mie domande. Mo tipo scopro che sta parlando, ma è mutato. Lol. E niente. Come state, ragazzi? Tutto bene? Strano, davvero strano. Se ci sono degli insetti, venite fuori. Gonta vorrebbe parlarvi. Cos'è quello? Qualcosa sul terreno, in erba. Parole scritte su essa? Quella che ci guardiamo sono i primi 2 episodi della prima stagione, poi Lukism. Vabbè, dai. Che grande Gonta. È un patato Gonta. Ci stanno suonando al citofono. Chi è? Chi sarà mai? Adesso siamo Shuichi, giustamente, perché Kaede, non so parlare. Kaede è morta nello scorso capitolo. Ma chi è? Aspetta, sto arrivando. Con il campanello che continuava a suonare, sono andato ad aprire la porta. Vabbè. Chi è? Ah, è Kaito. Ehi, ma che stai facendo? È già mattina. Kaito? Vediamo un po' cosa ha da dirci il caro Kaito. Hai bisogno di qualcosa? Ovviamente sì! Cibo! Volevo andare a fare colazione con tutti quanti nella sala da pranzo, ma tu non eri lì. Ed è per questo che sono venuto a prenderti. Ma non ricordo di aver pianificato nulla. Dovresti essere nella sala da pranzo comunque. Voglio dire, in quale altro luogo potresti mangiare a colazione? Beh, io di solito non faccio colazione, per cui... sei serio? Beh, se non fai colazione, allora che cosa mangi durante la mattina? Ah, vabbè, comunque andiamo. Gli altri ci stanno aspettando. Aspetta, non sono pronto. Lasciami. Vabbè, in realtà non importa. Non ne ho più bisogno. D'accordo, andiamo. Oh, giusto. Stavo per dirtelo. Mi dispiace per ieri. Lo sai, per aver fatto ciò. Ah, è tutto ok? Capisco. Beh, allora andiamo. Devo uscire io? Devo riparlare con Kaito? Vediamo. Non lo so. Gli altri ci stanno aspettando, per cui andiamo alla sala da pranzo. No, ok, devo uscire io. Va bene. No problema. No problema affatto. Usciamo dalla porta. Tanto ci vado a piedi. Voglio dire, non è troppo lontana la strada. Fortunatamente. Fortunatamente non è troppo lontana la strada.
Ah, fra l'altro non ve l'ho detto effettivamente, ma sto lavorando sul rifare un po' le grafiche del canale, ragazzotti, quindi nei prossimi mesi vedrete degli upgrade un po' grafici, diciamo. E tra l'altro oggi ho acquistato una SSD esterna, quindi dovrei avere più spazio nel mio disco C, fortunatamente non avere più problemi con determinati programmi, speriamo il tutto, per cui yes. Ci saranno piccoli upgrade, diciamo, sperando che funzionino a lungo andare. Eccoci qua, alla sala da pranzo. Ci sono realmente tutti. Scrivere? Sì. Come se qualcuno si stesse nascondendo scrittura in erba. Strano, vero? Atua dice che sono solamente graffiti. Gnahaha. Non dovrai più preoccupartene. Atua è ancora più sospetto. Oh, stai dicendo che Atua sia sospetto? Davvero triste. Non è affar tuo. Ma che vi prende, ragazzi? Davvero state ancora parlando di quei graffiti? Vabbè, comunque ho portato Shuichi, per cui possiamo cominciare con la colazione. Ho velocemente realizzato che tutti quanti mi stavano guardando. Ah. Gna? Come mi aspettavo, mi stavano guardando con delle facce sorprese. Cambio di look. È senza il cappello, Shuichi. 犀原くん、E beh. あのネクラっぽい帽子はやめたんだね。 Vabbè, Kokichi. 赤松ちゃんが死んだ影響とか？ そこの男子はデリカシーを学んでください。 Sì, in effetti, povero Shuichi. Un po' una cattiveria gratuita. そういや帽子かぶってねえな。全然気がつかなかったぜ。 Vabbè, Kaito. そっちの男子は鈍感しすぎです。 Difficile non notare questo cambiamento. いや、なんか急に邪魔くさくなってさ。Non c'è bisogno di osservarmi. Semplicemente mi sono liberato del mio cappello. Non è un gran problema. そうね。 Hai ragione. Le mie più sincere scuse. アンジーはね。 Mi piace. Penso che tu sia più bello senza il tuo cappello. Tra l'altro fa anche rima. Non l'ho fatto apposta, giuro, era involontario. Ti ringrazio. Davvero carino da parte tua. Al contrario di Plain Jane qui, che diventa invisibile quando i suoi occhiali si vanno via, cioè si tolgono. Come cazzo ho letto, ma vabbè, perdonatemi. Io sono piatta, ma c'è un altro modo per dirlo. Togliermi i miei occhiali rivelerebbe la mia vera forma. Non lo sai? Quelli che vedono la mia vera forma pagheranno un terribile prezzo. Comunque, non fare più tardi, Shuichi. Abbiamo già deciso di fare colazione tutti insieme. バカバカしい。 Lo hai deciso tu di tua spontanea volontà. そうそう。 Già, già. Ho preparato la colazione per tutti. Davvero? Lo hai fatto? そうね。 Indubbiamente. Non è stato affatto un problema. Ho preparato un'omeletta all'italiana, pancake al buttermilk. Cosa dovrebbe essere buttermilk? Tipo burro di latte?
Non ne sono sicuro, perché battere Milk cioè separati so cosa vogliono dire, ma non pensavo... Vabbè, ogni tanto veniamo a scoprire cose nuove con la trilogia di Danganronpa. Si impara sempre qualcosa di nuovo. Vediamo. Latticello, ok. Pancake al latticello. Una galletta di salmone affumicato. E per coloro che preferiscono la cucina giapponese, ho preparato delle palle di riso e una zuppa di miso. ね Kirumi, sì, mia madre. Gonta ti vorrebbe anche come sua madre. Ma che cosa state dicendo voi due? Sì, già. Aspetta. Vi mostrerò qualcosa davvero di neat. Ecco. Un altro termine che non conosco. O che mi sono dimenticato. Perdonatemi. Vediamo. Vi mostrerò qualcosa di davvero pulito, voi ragazzi. Ok. C'è Light che vuole uscire dalla stanza. Torno subitissimo. Datemi massimo 2 minuti. Ci ho messo molto meno, però... Vabbè. Ho preferito allargarmi. Guardate, guardate. Quando Himiko mangia, fa la faccia più adorabile di sempre. È proprio come se fosse un piccolo animaletto. Smettila. Mi stai rendendo difficile mangiare. Abbiamo parlato tranquillamente fra di noi, abbiamo iniziato a mangiare il cibo che ci ha portato Kirumi. すごい Gonta non intende imbarazzare, ma questo cibo è davvero delizioso. いいね È così delizioso. Mi fa venire voglia di tagliarmi la mia stessa lingua. Queste palle di riso non sono affatto delle palle di riso ordinarie. La parte all'esterno è impacchettata in modo che non possa cadere, ma l'interno è così buono e soffice. Ed è proprio perché il riso non è stato schiacciato che puoi assaporarlo in modo così dolce con un po' di granola. Anche quando è ancora freddo. Cioè anche quando è freddo. Anche se è freddo, vabbè. Perdonatemi, ogni tanto farò questi errorini un po' sgrammaticati. Per voi che vedete per la prima volta delle magari mie stream in diretta. Delle mie stream in diretta. Come le vuoi fare le stream? Non dai VOD. Ma vabbè, traducendo in tempo reale ci può stare che faccia sti errori sgrammaticati. Per caso hai un palato di vino o qualcosa del genere? Cos'è, tipo una citazione a Food Wars? Non lo so. Forse, potrebbe essere. Ah, Shokugeki no Soma. Beh, non schiacciando il riso, l'aria è in grado di entrare attraverso ogni singolo grano. A forma triangolo è meno importante del mantenere la presa che vuoi dare alla tua forma. Lo troverete molto più facile se immaginerete voi stessi aggrappati insieme al vostro intero corpo. Ma sbaglio o manca Ryoma? Perché non l'ho ancora visto. Non posso fare le sfere di riso.
Non so nemmeno dire la differenza tra il riso e le termiti. In che senso? Come hai fatto a sopravvivere così a lungo? Mm? Cosa c'è che non va, Kibo? Oi? Non stai affatto mangiando? Oh, già! Mi sono totalmente dimenticato che non puoi mangiare. Lo sai? Perché sei un robot. ね Ehi, adesso non apparire così triste. Ti porterò una TV rotta più tardi. いえ Non la voglio. Non voglio sprecare il ricettacolo. Gnahaha. Kibo e Kokichi sembrerebbero andare d'accordo così tanto? Non penso. Non penso, Angie. Stiamo avendo una conversazione normale, quasi come se nulla fosse accaduto. Ma in fondo noi tutti sapevamo che non era davvero normale. Era una conversazione forzata. Ma c'era da aspettarselo. Quell'incidente che è accaduto ieri, dopo tutto, dopo quello che è successo, tutti quanti si stavano forzando. Ecco perché. Questo tipo di normalizzazione forzata ci sta semplicemente facendo ricordare quello che è successo. Mm? Che c'è che non va, Shuichi? Se non lo mangi, beh, ti aiuterò io stesso. Ah, scusa. Ehi, guarda che lo stavo per mangiare. Avevo messo nella mia testa dei pensieri non necessari. E subito dopo, beh, ho ingoiato il cibo attraverso la mia bocca. ところで Ah no, eccolo Ryoma, non l'avevo visto, perché non aveva ancora parlato. Comunque, quella cosa di cui ha parlato Gonta poco fa, andremo a controllarla? 童貞が Basta cincischiare per dei stupidi graffiti. Dovresti preoccuparti del tuo futuro merdoso, piuttosto. Graffiti? えっと Gonta li ha trovati questa mattina. あのね Sulla roccia, nascosta nell'erba. Parole. Cavallo A, c'era scritto. Oppure Horse A. Forse è meglio non tradurlo. Lasciamo Horse A. Horse A. Cosa pensi si potrebbe significare? うん Beh, il suo significato è totalmente nascosto nel mistero. そっか Nemmeno l'Ultimate Anthropologist lo sa. Eppure pensavo potrebbe essere una cosa antropologica. よ Che ne pensi, Shuichi? Sentiamo l'opinione dell'Ultimate Detective. Beh... Non lo so. Non lo so nemmeno io. でも Gonta, sono sorpresa che tu sia riuscita a trovare quei graffiti nascosti nell'erba. 噛みっちゃってる Anche tu incanali il divino? うん Oh, quello perché... Grazie a piccoli insetti. Insetti? Pensavo che non ci fosse nemmeno un verme in questa accademia. えっと Sì, Gonta stesso pensava ciò prima, ma quando è uscito nel cortile, Gonta ha visto piccoli insetti. Ma insetto così piccolo, per cui anche Gonta non poteva vederlo. E Gonta ha 20 decimi. Madò, è tantissimo.
Quindi conta una vista sopraelevata. Per cui Gonta potrebbe essersi sbagliato. Ma Gonta ha pensare. やっぱり No, forse Gonta vede solo cose. Mm, vedi di darti una regolata, degenerato. つまり Per cui pensi che il messaggio che... di aver trovato il messaggio grazie a un insetto? Sta piovendo, devo chiudere la finestra. Scusatemi. Perdonatemi, ma si sta mettendo a fare la tempesta qui. Spero che non mi cada la linea. Per cui hai trovato il messaggio quando stavi inseguendo un insetto? へえ Wow, Gonta! Lo hai fatto veramente! Lo sapevo che potevo contare su di te dal primo momento in cui ti ho incontrato. Cosa? Davvero? 本当だよ Già! Per cui dovresti lavorare per me. 分かったよ D'accordo. Cosa? Cioè, cosa? Davvero hai intenzione di accettare così? おい Fa attenzione, Gonta. Quel tizio è davvero un bugiardo. Cosa? Davvero? No, non è vero. よかったよ Meno male. Gonta allora non aveva ragione di cui preoccuparsi. Davvero hai intenzione di credere a chiunque? にしし Gonta, sei davvero... oddio, Gullible cos'è? Tipo ingenuo? Non penso, o sì? O no, non era affidabile. Oddio, un vuoto di memoria assurdo. Un credulone, vabbè. Sei davvero un credulone. Lo so. Se continuerai ad essere così credulone, あのさ verrai ucciso prima che tu lo sappia. Capisci? Eh? Il momento in cui chi ci ha detto quella parola, il mood casuale, caldo, beh, si è distrutto. どうしたんですか Che vi prende, ragazzi? C'è un problema con il consiglio di Kokichi. Oh, Kokichi, non dovresti dire un qualcosa del genere, nemmeno come scherzo. Mm? Dire cosa? Uccidere? Per caso la parola con la U è stata bannata? Mi dispiace, non lo sapevo. Ma non è molto ragionevole, giusto? Non quando il Killing Game è ancora nel suo svolgimento. Come fai ad essere così insensibile? Specialmente dopo quello che è successo ieri. È per questo che odio i maschi degenerati. Li considero proprio come delle amebe. Mhm. Sì. Beh, poi non lamentarti se qualche ragazzo spaventoso ti dovesse urlare di che colore è il tuo sangue. 分かってないね Mm. È il genere di discorsi che Monokuma vi fa in questo genere di situazioni. Cosa? あれ Oh? L'hai sentito? Ben... Fa finta che non abbia detto nulla. Stavo semplicemente parlando tra me e me. Ciao a tutti!
Sembrerebbe che voi ragazzi stiate passando un buon momento. Lasciate che ne faccia parte. Bevo un pochettino per non avere tanto il voice crack. Oh mio Dio. Mi sono ammazzato. Vabbè, colpa mia. Assolutamente colpa mia. È finito tutto. Oh già, stavano davvero avendo un buon momento. Tutti ad andare contro di me. Non è colpa tua. Contro di te? Niente bullismo. Il bullismo non è fico. Il bullismo è il peggio. Personalmente penso che il bullismo avvenga a causa di poco lavoro da parte dei genitori. È tutta colpa dei genitori. Dovrebbero fare un lavoro migliore a crescere i loro figli. Per quale motivo sei qui? Ah, giusto. Mi sono dimenticato di darvi il premio per essere sopravvissuti al class trial. Un premio. Rise and Shine our sign. Rise and Shine our sign. Il premio, giusto? Lo abbiamo portato, sì. Per cui ho intenzione di darvelo. Allora... I miei bambini sembrerebbero essere sotto un brutto tempo. Ma comunque anche così sono fottutamente adorabili. Siete stati bullizzati? Ecco, lo sapevo. Lo capisco. Dall'esperienza. Dall'esperienza? Himiko, anche tu sei stata una vittima di bullismo in passato? Ed è per questo che il tuo cuore è distrutto e non puoi esprimere più le tue vere emozioni? Usa la tua magia per tornare a... Cioè, usi la tua magia per... No, aspettate. Sono mezzo rimbambito. Use your magic to turn the human rejects who bullied you into misshapen riches. Vabbè, le sta dicendo di usare la magia per trasformare chi l'ha bullizzata in qualche cosa di disgustoso. Usa la tua magia per trasformare chi ti ha bullizzata in qualcosa di disgustoso. Non uso la mia magia per roba del genere. E non creare la mia backstory. Aspetta. Per cui i Monocaps davvero si bullizzavano l'un l'altro? Non è possibile. I Monocaps avrebbero dovuto andare d'accordo l'un l'altro. Ehi, piccoli. Giocate tutti insieme tranquilli, giusto? Non sono un genitore fallito, giusto? Anche se vi bullizzate l'un l'altro è davvero brutto, io non sono un cattivo padre, giusto? Andiamo tutti d'accordo, sempre. Oh sì, andiamo d'accordo. Vedete? I miei bambini sono dei bravi... I miei figli sono dei bravi bambini. Per cui non esiste che potrebbero bullizzarsi l'un l'altro. Il bullismo non si fermerà mai, proprio a causa di persone come te. Beh, penso che le minacce che dai ai Monocab siano perfette.
そういうこっちゃ。 E proprio perché siamo un team di spaventosi fichi che possiamo trascinarvi all'inferno. Davvero degli adorabili fichi. ええか。 Comunque vi daremo il premio vi che stavate aspettando. Vediamo un po' che genere di premio. ええか。貴様らへのご褒美はこのようわからへんアイテムや。 Allora, una tessera, una manopola, una palla e un'ocarina. Ok. 竜の宝玉と黄色いオカリナと通行手形とゾンビゲームでよう使う六角クランク。 Va bene. こいつをセットでプレゼントするで。 Quindi probabilmente sono tutte reference che non colgo. Tranne quella dell'ocarina che probabilmente è una referenza a... Vabbè, giustamente The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Agli altri giochi invece non ho idea. Se cogliete le reference, prego, fatevi avanti. わあ、本当によくわからないけど、パチパチパチ。 Non credo che ci interessino questi premi, però. 素敵な何かね。パチパチパチパチ。 あ？ Cos'è questa schifezza? Che cosa dovremmo farci con ciò? ぶっちゃけ。 Onestamente non ne sono sicuro, però... Beh, magari esiste un modo per utilizzarle che ancora non sapete? Chi se ne importa? Fate del vostro meglio per andare avanti. È più facile andare avanti che tornare indietro. Davvero gentile. Non venire ispirato da lui, Gonta. Cioè, non farti ispirare da lui, Gonta. Comunque, la situazione... Questa è la situazione, per cui fate il meglio che potete. Andiamo. なんや？ Mhm. Aspetta, la pagherete per tutto il bullismo che ci avete fatto attaccando il nostro punto debole. Punto debole segreto? Intendi il retro dei nostri colli? Referenza all'attacco dei giganti, va bene. Non quello, tutto ma non quello. っていうか。 Aspettate, per cui il retro dei vostri colli è il vostro punto debole? Ora. Non l'ho mai detto. Volevo semplicemente andare d'accordo. Cosa? Andare d'accordo? Davvero? Non lasciate che vi freghi. Ha ucciso Mono Kid, ricordate? Vedere quei robot andare d'accordo l'un l'altro... Beh, mi fa da pensare a Kibo. Sono davvero escluso. ね Allora, che cosa dovremmo fare con questa spazzatura? え、もしかして。 Forse abbiamo bisogno di utilizzarli su quelle cose misteriose all'interno del campus? だが E poi che cosa accadrà quando lo faremo? Non ne sono molto sicura. ほら。 Beh, lo sapremo una volta che ci avremo provato. Prenderò io la spazzatura allora. いや No, lascia fare ciò, Shuichi. Cosa? Me? おい。 Tu sei l'Ultimate Detective, giusto? Beh, dovresti essere molto bravo a fare i puzzle strambi come questo. おう。 Per cui lascerò fare a te. D'accordo. Ci proverò. ちー。
E dai. Vabbè, immagino che possa andar bene. Per cui devo andare in giro all'accademia e scoprire da solo a che cosa servono questi misteriosi oggetti. D'accordo, andiamo. Vediamo un po' a cosa servono questi oggetti. Andare in giro per l'accademia e scoprire a cosa servono gli oggetti. Vediamo. Forse servono per sbloccare i laboratori? Non lo so. Cioè, io ho visto il gameplay in passato, ma sinceramente queste parti qua non me le ricordo, a dirvela tutta, quindi lo scopriremo insieme. Dov'è che dovremmo usarle? Boh... Ah, aspettate! C'è un'area bloccata lì. Magari proprio là dobbiamo andare? Effettivamente non ci ho pensato. Ci ho pensato adesso. Non so perché non ci ho pensato prima, ma vabbè. Meglio tardi che mai. End of the hallway. Vediamo un po'. Qua c'è chimico. Cos'è? Ah, qua c'è la tessera, a quanto pare, che dobbiamo mettere. L'Ancient Passport. Cosa abbiamo sbloccato? Il muro è venuto giù? È stato per via della mia magia? Ah no, ho usato un oggetto su questo oggetto e... È stata la mia magia. Ok, sì. D'accordo. È stata la magia di Imiko. 100-100. Ah, ma manco farla apposta. Abbiamo sbloccato, mi sa, proprio il laboratorio di Imiko. Bevo un po' di acqua. Mi sembra quello dell'Ultimate Mage. Magician, mi pare fosse il suo talento. Questa porta sembra diversa dalle altre. Potrebbe essere un Ultimate Research Lab. Mi sa di sì. Da quello che guardo... Cioè, che sto vedendo, sembrerebbe essere la porta dell'Ultimate Magician. Sembrerebbe di sì. Wow! Bella! Come sospettavo. È pieno di roba relativa a trucchi magici. Di chi è questo laboratorio di ricerca? Beh, se dovesse essere il mio, allora qui dovrebbero esserci strumenti magici. Giusto? Giusto? Perché lo stai chiedendo a me? Niente. Hanno fatto un miscuglio di trucchi di magia con la vera magia? Ma sembrerebbe essere un'ottima collezione. Sembrerebbe che ci siano dei laboratori per tutti. Ma perché mai prepararne così tanti? Che cos'è questo posto? Monokuma dice che questo... Questa è l'Ultimate Academy per gli studenti, per i giovani di talento. Ed è stata fatta per i 16 di noi. È davvero vero. Cioè, è davvero così. Ehi, le stanze all'interno del dormitorio non hanno i lucchetti. Cioè, all'interno dei dormitori hanno i lucchetti, ma i laboratori di ricerca non ce li hanno.
Beh, sembrerebbero essere non privati. A quanto pare no. Vai davvero ok con ciò, Imiko? I tuoi trucchi di magia potrebbero venire derubati. うむ Hai bisogno di essere bravo per fare dei trucchi di magia. Conoscere come funzionano non è abbastanza, però. 魔法じゃ Ma io uso vera magia, non trucchi di magia. Non ha intenzione di mollare su quel punto. A quanto pare no. Tsumugi che cosa ci dice? Cosa ci dici, Tsumugi? E pensare che una stanza del genere fosse dietro a quel muro. でも Mi chiedo perché mai si siano presi la briga di nasconderla, però. I laboratori di ricerca di Miu e Kaede erano aperti fin dall'inizio. そうだね Esatto. ごめん Oh, scusa. Probabilmente avrei fatto meglio a non portare in auge l'argomento di Kaede, giusto? いや Ah, no, va bene così. Sto bene. そっか Capisco. Beh, è un sollievo. Mi sono preoccupata per nulla allora. あのさ Non so ancora come... Ma è proprio come ha detto Kaede. Sopravviviamo e scappiamo da questo posto. Non importa come. Ok, guardiamo un po' cosa c'è all'interno del laboratorio di Imiko. えっと Cos'è questo? Un calderone, Shuichi, direi. È un grosso calderone. Quasi come se fosse uguale a quelli presenti nelle storie per bambini somiglianti alle streghe. 同じ Non toccare quello che vuoi. Quel calderone sta collezionando mana. Mana? うむ Non lo sai? È un'energia necessaria per far le magie? そっか Oh, capisco. Intendi come l'etere o la forza vitale? うむ Esatto. I nomi potrebbero essere diversi, ma dipende dalla scuola di magia. Io lo chiamo mana. Scusate, mi è venuto il singhiozzo, quindi non l'ho doppiata benissimo in questa frase. Questo posto è pieno di mana. È perfetto per me. È davvero così? Vabbè. Oddio. Il trucco per tagliare il corpo. Questo dovrebbe venire anche utilizzato per un trucco di magia. L'ho visto in qualche spettacolo. Poi c'è la scatola con le spade. えっと Cos'è questo? È un trucco di magia dove la persona si nasconde all'interno di una scatola che viene pugnalata da varie spade. Ma quando esce fuori, beh, sta bene. いや Non è un trucco. È una di quelle magie di spazio. Una magia di spazio? Sembrerebbe essere una di quelle magie di alto rango. その通りじゃ Esattamente. Hai bisogno di un sacco di abilità per fare le magie di spazio. Nessun mago... oddio, average è... non è mediocre. Come si dice? Oddio, in italiano mi sfugge il termine. Average. Uno come tanti. C'è un termine specifico in italiano, non mi viene. Porca miseria. Nella media. Vabbè. Diciamo nella media. Nessun mago nella media potrebbe riuscire a farle. うーん Per cui, in altre parole, えっと
Non puoi essere un mago, ma devi essere un saggio. Hai bisogno di delle parole del saggio, perciò. Tsumugi in qualche modo è riuscita a seguire tutto il ragionamento. A quanto pare. Brava Tsumugi. La gabbia per uccelli. Ci sono i colombi? Questa è una gabbia per gli uccelli. Ehi, Miko, che genere di trucco di magia hai intenzione di usare per la gabbia? 同じ Non è un trucco. Ve lo sto dicendo, è vera magia. ごめん Oh, scusa, me ne sono dimenticata. うむ Uso un numero con le mie magie. Se così sono in grado di portare i miei famigli. Famigli? そっか Oh, intendi un trucco di magia da dove escono fuori dal tuo cappello? えっと Ah no, Dav. Forse allora sì, sono piccioni, non sono colombi. Intendi i tuoi animali magici? うむ Sì, esatto. Ma i miei famigli non sono piccioni. Sono cuccioli di tigre. Cuccioli di tigre? なんということでしょう Devono essere così carini? Sono gelosa di te. Vorrei essere in grado di accarezzare qualcosa di così peloso quando voglio. Lo ammetto, anche io sono un po' geloso. Ma in effetti sì. Deve essere carino accarezzare un cucciolo di tigre. Che sia amorevole e che non ti sbrani la mano. Vabbè, qua c'è il solito monitor. Una ghigliottina? Che cazzo ci fa una ghigliottina dentro? Sembra più uno strumento di tortura che altro, di esecuzione. Non serve per un trucco di magia. Questa è una ghigliottina, giusto? Lo so che è semplicemente per un trucco di magia, ma mi dà i brividi. Davvero? Esiste un trucco di magia con la ghigliottina? Non lo conosco. Una sega? Una grande sega? Questa stanza non può essere bloccata, per cui non dobbiamo solamente preoccuparci che vengano rubati i trucchi di magia. Tsumugi non ha finito la sua frase, però sapevo già quello che aveva intenzione di dire. えっと Non è che stia pensando che gli omicidi continueranno, però... sì, hai ragione. Riesco davvero a percepirlo. Quanto sia bizzarra la situazione in cui ci troviamo. A quanto pare come si dice? Una teca di acqua. Questa è una grossa teca d'acqua. Mi chiedo se anche essa sia per un trucco di magia. Probabilmente sì, Shuichi. E forse ci manca il tavolo? No, il tavolo sembrerebbe di no. Abbiamo visto tutto. Qui all'interno. Vediamo se riusciamo a trovare il resto. Quindi dobbiamo controllare le mura della scuola, in pratica. Qui non mi pare ci sia nulla. Andiamo avanti. Ah, qua c'è la palestra. Vediamo se c'è qualcosa qui. No. Non penso che andare in palestra sia la via giusta. Per cui torniamo indietro. Andiamo a cercare gli altri laboratori di ricerca.
Qua cosa c'è? Porta bloccata. Per adesso non possiamo entrarci. Ok. Andiamo, andiamo. Ah, qua tra l'altro c'è, mi sa, il negozio scolastico. Ah, non posso farlo adesso. Devo aspettare prima di fare il resto. Che barba... papà. Che barba papà. Oh, che palle. Però non vorrei essere troppo sbucato, quindi... cerco di evitare. Madò quanta gente c'è qui. Ci sono tutti qua, in pratica. Laboratorio, questo è quello di Kaede. Però non so dove siano gli altri, sinceramente. Magari hanno qualche idea? Qua c'è... no, ok. Proviamo a parlare con gli altri, magari hanno qualche idea. Vediamo, iniziamo da Korekio. Così. Avete qualche idea? Quello che mi chiedo è... cos'è che Monokuma decide... desidera farci fare? Ce la posso fare? Che intendi? Non riesco a pensare ad alcuna ragione per la quale ci dia degli oggetti come questi e ci faccia cercare in giro per la scuola. Ora che ci penso, le regole della scuola hanno menzionato la ricerca al suo interno. Con restrizioni minime sei libero di esplorare il campus a tua discrezione. Questa regola indirettamente ci sta dicendo di cercare all'interno della scuola. Sì, immagino che sia vero. Cosa ne verrà fuori dalla nostra ricerca? E come reagiranno tutti a essa? Dovrò osservarli da vicino per scoprirlo. Ti conviene non farlo, non credo che tutti possano essere entusiasti di ciò, Korekio. Caro Korekio. Sto provando a vedere sul muro, ma non penso ci sia nulla con cui possa interagire. Qua c'è il laboratorio di Kaede. Qua c'è un monitor. Non credo che entrare nelle classi ci possa servire. Boh. Proviamo a cercare da un'altra parte. I bagni non penso che siano disponibili. Però adesso possiamo guardare quello maschile. Effettivamente. Va bene. Shuichi va bene, grazie. Potrebbe essere fuori come... no, in realtà. Questa è la porta dell'entrata. Proviamo ad andare all'entrata. O prima proviamo a scendere. Di là si sale. Proviamo a scendere. Ah no, non si sale da qui. È dall'altro lato che si scende. Dall'altro lato si scende. No. A quanto pare nella cantina non c'è niente. Però sicuramente ce n'è uno sopra. Allora, a sto punto
Se non ci fanno accedere... Cioè, se ci fanno accedere vuol dire di sì. Mm? Questo è strano. Ci sono meno piante qui in giro. Un paio di posti sono stati anche ben rinnovati. Hanno detto che era sotto costruzione. Immagino che stia ancora succedendo. Ma esattamente dove è stata costruita questa accademia comunque? Nessuno è venuto a salvarci. Per cui deve essere da qualche parte remota. Ma dove puoi costruire un posto così complesso in modo così largo e segreto? Ma non lo so, Shuichi. Sinceramente. Mysterious Monument. Vediamo. Proviamo l'ocarina. Vediamo se funziona. Sì, funziona. Abbiamo sbloccato la piscina. La liana se n'è improvvisamente svanita. La liana è scomparsa in pochi secondi. Che tecnologia incredibile. Possiamo entrarci? Possiamo andare da qui, giusto? Intendi entrare al suo interno? Questo genere di azioni sembrerebbe essere pericoloso. Rise and Shine our sign. Ecco di qua i monocamps. No, non è pericoloso. C'è solamente la piscina qui. Piscina? Sì, è una piscina. La scuola e la piscina sono inseparabili. Mhm. Come anche i negozi di convenienza da 24 ore, cioè i discount da 24 ore e i teppisti biondi sono inseparabili. Spiegazione magnifica. Ti ringrazio. Non so se venir complimentato dal ragazzo che ha ucciso il nostro fratello possa renderti felice. So long, farewell. Bye bye. Che cosa dovremmo fare? Potrebbe essere una piscina? Ma non andremo a fare una nuotata, giusto? Beh, se non è pericolosa, forse dovremmo dare un'occhiata. Non è mai male avere troppe informazioni. Sì, immagino che tu abbia ragione. Ok, andiamo all'interno della piscina allora. Ma è una piscina senza acqua o sbaglio? Questa non sembra essere una normale piscina di scuola. Sembra più essere una piscina ad un resort. Anche se non c'è molta acqua al suo interno, le piscine solitamente non vengono riempite di più. Wow, ho sempre sognato di nuotare in una piscina vistosa come delle celebrità di gran spessore. Però il peccato è che io non sappia come nuotare. Beh, immagino che quel sogno sia piuttosto lontano. Non è necessariamente un mio sogno, ma nuotare con tutti voi sembrerebbe essere divertente. Se provassi a nuotare, però, affonderei.
E questo è ancora più lontano. Povero Kibo. Abbiamo qua l'entrata della piscina. Cioè, proprio la piscina di per sé. Questa non sembrerebbe essere una normale piscina. Sì, ok, dice la stessa cosa di prima. Pensavo dicesse altro. Abbiamo il trampolino da lancio. È un grosso trampolino da lancio. È proprio qualcosa che troveresti ad un resort. Effettivamente. Poi ci stanno... Ah, le regole della piscina. Non le avevo viste. Ci sono un paio di regole messe qui. Ce n'è una che trovo peculiare. Per cui nuotare è proibito durante le ore notturne? Interessante. Rise and Shine Sign. Seri? Esatto. Nessuno è autorizzato a nuotare durante le ore notturne. Oppure, esatto, nessuno è autorizzato a nuotare durante le ore notturne, dato che gli avevano fatto più la voce da saputello a... Mono, non mi ricordo come faceva di nome, aspettate, me lo sono dimenticato, Monosuke? Sì, Monosuke, ok. Sarebbe terribile se qualcuno dovesse morire a causa di uno sfortunato incidente durante le ore notturne. Dobbiamo utilizzarvi per morire nel killing game, dopo tutto. Non è. Potete visitare la piscina durante le ore notturne, ma toccare l'acqua va contro le regole. Oh, immagino che dovremmo aggiungerlo alle regole esistenti, giusto in ogni caso. Ok. Ah, comunque, perché il livello dell'acqua è così basso? E praticamente quasi abbastanza semplicemente per nuotare. Ma che stai dicendo? Hai dei buchi invece al posto degli occhi? È abbastanza acqua per nuotare. Sembra essere così poca perché la piscina è profonda. E se qualcuno dovesse annegare... Cioè, sarebbe molto più probabile che qualcuno potrebbe annegare se aumentassimo il livello dell'acqua. Esattamente. Hanno messo un sacco di pensieri per queste cose strane. Spiegazione fantastica, ragazzi. Cosa? Davvero? Sono così felice che tu l'abbia detto. Ti sei dimenticata che ha ucciso Monokid? Dovresti odiarlo. Chi se ne frega di Monokid? Io l'ho sempre odiato. Era violento, volgare, rude contro i commercianti. E aveva un, diciamo, lato amichevole per i gattini abbandonati. Perché l'ultimo sembra quasi un complimento. So long, farewell, bye bye. Comunque, a quanto pare non si può nuotare durante le ore notturne. D'accordo, non che stessi pianificando di farlo. Ci sono altre specifiche scritte qui. La piscina è alta, cioè no, è lunga 82 pollici ed è larga 39 pollici. Che in metri non lo so quanto equivalgano, sinceramente, perdonatemi. Aspetta. Il lato della piscina è 13 piedi a ogni fine. E la destra e sinistra prendono 8 pollici ognuno.
Ok. Abbiamo all'entrata e la storage room. Ok, quindi c'è un magazzino. Questo sembrerebbe essere un magazzino? Un magazzino? Come l'ho detto? Ho sbirciato al suo interno, ho scoperto che ci sono un po' di provviste da piscina qui. È pieno di kickboard, delle palle d'acqua e dei tubi di gomma. Forse posso galleggiare in acqua se me li metto su tutto il corpo. Tipo un galleggiante diventi, Kibo. Penso che in quel modo potresti diventare la mascotte di un'azienda. Possiamo entrarci? No, ok. Non è rilevante allora. No, non l'avevo visto questo. Da sulla palestra? Quella finestra dovrebbe essere collegata alla palestra. Perché ricorda proprio quella che vi era al suo interno. Immagino che sia... che voglia dire che la palestra e la piscina siano collegate. Beh, è molto standard per una scuola avere la palestra e la piscina molto vicine. ですよね。 Ma penso che la piscina possa essere spostata ad un'area maggiore. C'è un sacco di area nel cortile. Perché qui? Non lo so. Ottima risposta, Shuichi. Non credo ci sia altro. C'è ancora qualcosa che mi dà fastidio. Davvero, Shuichi, che cosa? L'entrata? Il monitor? O forse devo parlare con Kibo e Tenko? Può essere. Effettivamente non ho parlato con Kibo e Tenko. Vediamo. Mi chiedo se il giorno con cui potrò nuotare con tutti si realizzerà mai. Kibo, mi stavo chiedendo se dovessi cadere da una barca e finire al di sotto di essa, rimarresti bloccato sotto il mare, sotto una roccia o dentro a un ananas? Cosa? No, penso che prima che tu vada troppo in profondità il tuo corpo potrebbe venire schiacciato dalla pressione. Oddio, scusate se è bloccato il modello. Per favore, non dire delle cose così spaventose. Non dite delle cose così spaventose, voi due. Non metterò mai piede su una barca. Oppure non metterò mai piede su una barca. Parliamo con Tenko. いいですか？ Se c'è una piscina così... Oddio, l'avevo detto prima il termine giusto, non me lo ricordo più. Vabbè. Così doc... Allora dovrebbero esserci anche dei costumi da bagno qui. Ne sei sicura? Ovviamente. Non c'è alcun motivo per dubitare del caso opposto. Beh, immagino che sia vero, però... えっと Per cui, dove sono i costumi? Ho solo visto delle uniformi scolastiche extra al dormitorio. È vero. Tutti i nostri armadi sembrerebbero contenere delle uniformi extra. Se ci fossero dei costumi da bagno, immagino che potrebbero essere all'interno del magazzino. Davvero scandaloso.
Sono in un posto in cui dei maschi degenerati hanno facile accesso. と Non credo che sia un gran problema. Oh, capisco. 最低ですね。 Mhm. I degenerati interessano solamente i costumi indossati dalle ragazze oppure quelli già stati usati, giusto? Beh, se quello è il caso, allora i costumi da bagno nel magazzino sono al sicuro. Vabbè, Tenko. Adesso abbiamo fatto? Che ti dà ancora fastidio, Shuichi? Ah, l'altra finestra, non l'avevo vista. Perdonami. Questa finestra deve essere collegata all'edificio scolastico. Mi ricordo delle finestre che erano state sigillate, però questa finestra in particolare sembrerebbe essere una finestra normale. Per cui, a quale stanza appartiene? Chiunque potrebbe sbirciare attraverso quella finestra. Sbirciare? E perché mai dovrebbero farlo? えっと Ho sentito che i maschi degenerati, beh, si eccitano di più quando vedono delle ragazze in costume oppure quando sono nude. Beh, in effetti sì, è vero, però sinceramente non credo sia accessibile quella stanza, per cui non penso tu te ne debba preoccupare, Tenko. Almeno per ora. Ok. Va bene. Non ho intenzione di leggere questa frase. Però sì. Stanno parlando di roba un po' esplicita. Per cui cosa dovrebbero fare delle ragazze contro i desideri zozzi dei maschi degenerati? Boh. いや Beh, immagino che tu sia... come si dice in italiano? Parte 52. Reagendo un po' troppo a questa cosa, diciamo. Oh, Kibo. Sei un maschio degenerato oppure una ragazza? Quale delle due? Ottima domanda. In realtà non ci ho mai pensato prima d'ora. Davvero? Davvero interessante. Immagino che ho semplicemente dato per scontato che fosse un lui. Ma Kibo è un robot, per cui effettivamente non penso che sia a gender Kibo, considerando che non ha un apparato riproduttivo. Immagino che questo sia tutto per l'area della piscina. Ci sono altri posti che devo indagare. Ok, usciamo. Perdonatemi, non avevo visto la finestra. Errore mio. Ci restano due aree da controllare allora. Quella della gemma del drago e quella del resto. Mi fa paura l'Exisol. Vediamo se è qua fuori. Questo posto cos'è? Il retro. Non ci sta nessun oggetto qui. Sono salito al 20, yay. Se vedete che l'avatar ogni tanto va di là è perché sto guardando lo schermo in tempo reale. Dato che non vorrei che vado a finire in posti strani. Qua c'è qualcosa. Qui è dove mi sa Gonta aveva trovato Horse Hay. Horse Hay. Caro Gonta. Vediamo un po' le altre aree. Vedo un casino lì. Qua c'è Kaito. Penso che dovrei mettere la manopola
Ok. Abbiamo trovato la prossima area. Nice. Ne ho trovate 3 su 4 senza problemi. La quarta non so dove sia. Hotel Kumanami. E il casino. Andiamo prima al casino, dai. Andiamo a fare i gambler. It's time to gambling. Oddio. Hanno remixato la host dell'intro di Danganronpa, bellissimo. Cos'è questo posto? Si tratta di un casino? Rise and Shiner Sign. Perché c'ha orso? Questo posto non è come un casino. Questo è un casino. Sì, sì. Questo posto è un casino. Puoi guadagnare un sacco di monocoins e scambiarli per premi favolosi. Sì, sì, sicuro puoi farlo. Beh, davvero amatoriale al Monodem. Il sapore... Questo ha un sapore che non potrebbe nemmeno competere con nostro padre. Cioè che il nostro padre non potrebbe competere. In un certo senso hai sorpassato anche papà. Papino. Potremmo dire. Il che ti rende un nonno Monodem. Nonno Monodem. So long, farewell. Un casino? Perché c'è un casino in un posto come questo? Benvenuto, benvenuto. Al casino puoi usare oggetti speciali come i monocoin per giocare ai vari giochi. Ok, puoi scambiare i monocoins per coin al cassiere. Una volta che avrai ottenuto degli oggetti... Cioè, una volta che li avrai scambiati non li potrai mai più scambiare, per cui sai quello che stai facendo. Oh, ma ora dovresti vedere quanti monocoin hai. Ok. Va bene, va bene. Dobbiamo andare in cantina, quindi. Qua ci sono i premi. Oddio. Possiamo prendere queste cose. Non so cosa servono, però. Se magari per qualche free time event per i personaggi. O sono lì per bellezza. No, non voglio fare il gambler. Andiamo a esplorare la cantina. Però questi li voglio spendere prendendo i premi, cioè le cose per i ragazzi. Non voglio darmi al gambling. Parliamo con Kaito, vediamo cosa ha da dirci. Oh, ma guarda, Shuichi. Kaito ha urlato e ha puntato al tesoro lì di fronte a lui. Ah no, quindi voleva dire non ma guarda Shuichi per dire sei qui. Ma intendeva dire oh, guarda Shuichi. Cosa? Perché c'è... Dove hai preso una quantità del genere di di monete? Ho fatto jackpot. Ho ottenuto così tanto da solamente una moneta. Quindi sei tu l'ultimate lucky student in realtà di questa classe, Kaito. Nell'una aveva Makoto
Nel 2 aveva Nagito. Nel terzo ci sei tu, Kaito. Che in realtà però sei l'Ultimate Astronomer, però. No, non è vero, Astronaut. Che cavolo dico? È un astronauta, Kaito. Modello. Avatarino. Ti prego, non fare questi movimenti strambi. Hai fatto un 270 gradi, tipo. Tutto questo da un'unica moneta. Ma incredibile. Un giorno regolare per illuminare delle stelle. La mia intuizione mi porta sempre alla vittoria, o mi conduce sempre alla vittoria. Ottimo lavoro, Maverick. È davvero una fortuna sfacciata qui. Ehi, non apparire così all'improvviso. Colpa mia. Sono stato attirato qui dalla tua streak fortunata. Davvero un ottimo premio che è qui. Potresti utilizzare questi coin per qualcosa di davvero splendido. Ma che gioco sta giocando? Però sono buoni solo qui. Se ne guadagni di più, puoi raggiungere il miglior tesoro di questo posto. Dopo aver sentito ciò, non posso più tornare indietro. Ma come puoi? Cioè, scambiare un qualcosa che hai già adesso? Ma che stai dicendo? Se non affronto questa sfida, non sarò mai un vero uomo. Per di più, non c'è alcun modo che la mia intuizione di illuminare delle stelle possa sbagliarsi. Esattamente, Maverick. Sei tu il vero uomo. Vabbè. Ed è così che è iniziata la caduta di Kaito. No, Kaito. Ah, dannazione, non di nuovo. Che ti succede, Maverick? Sei semplicemente a metà dei tuoi coin. Non faresti bel meglio ad andartene ora? È solamente la metà. Riotterrò tutto indietro. Sta a guardare. Kaito ha inserito una moneta dopo l'altra, ma la vincita non è mai arrivata. Povero Kaito. Questa è la mia ultima moneta. Qui è dove farò la mia rimonta drammatica. Sta ad ammirare. Kaito ha fatto scorrere l'ultima moneta attraverso la slot e con uno sguardo determinato ha spostato la leva. Mi sa che non è andata bene. Proprio qui! Che peccato, la tua intenzione era totalmente sbagliata, Kaito. Cavolo, sono contento di aver costruito un casino. Vedere voi stupidi perdere qualsiasi cosa è davvero così divertente. Probabilmente era farlocca e ci è caduto. Povero Kaito. Dannazione. Sono stato ingannato. Se solo mi fossi fermato prima. Beh, l'ho sentito da un sacco di persone. Che hanno... Cioè, lo senti dire da un sacco di persone che hanno scommesso tutto quanto. Pensano di poter vincere ancora un po' di più prima di finire distrutti loro stessi.
Smetterò di giocare d'azzardo per sempre. Non ce la faccio a non ridere. Puoi scommetterci. Quella è anche una delle solite cose che dicono le persone giocatrici d'azzardo. Va bene, Kaito. Outlaw Run. Sembrerebbe che non possa giocarci adesso. Sono tutte le slot machine. Questo è Treasure Hunter. Vediamo. Treasure Hunter Monolith. Salmon Fishing. Ah, posso provarlo. Però no, non voglio provare i giochi del casino. Sono qui tanto per. Direi che possiamo andarcene. Abbiamo visto la caduta di Kaito, che cosa fa il gambling alle persone. Per cui ragazzi, avete visto quell'uomo, non finite come lui, mi raccomando, non giocate d'azzardo. Assolutamente. Andiamo a vedere cosa c'è lì. All'hotel Kumanami. In che senso? Cos'è questo edificio? Non sono sicuro che mi piaccia cosa stia implicando. Ok. Quindi non possiamo entrare al suo interno. L'ultimo posto non so dove possa essere, onestamente parlando. Qua ci fa andare, quindi potrebbe essere da queste parti? Ninja Statue. Ah, ok. Non è questo l'oggetto misterioso. Però di per sé sappiamo che c'è qualcosa lì. La gemma del drago però non so dove usarla. Questo è un problema. Qua è il tempio del giudizio, dove dobbiamo andare per i class trial, quindi dobbiamo tornare dentro. E per forza mi sa al primo piano. Si trova per forza al primo piano. Non vedo altra possibilità. Abbiamo visto tutto il resto. Se non fosse al primo piano non ci avrebbe fatto accedere. Magari in qualche classe. Perché c'era Angie così a caso lì? Boh? Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Ah, ma sono stupido. C'era la statua del drago. Perdonatemi. Non l'avevo proprio vista. Ci sono passato davanti 5 volte, probabilmente. La parte di questo muro è andata. Una parte, ma vabbè. Wow, è così fico. Possiamo passare attraverso questo muro adesso. D'accordo. Carica. Aspetta. Caricare è pericoloso. Kirumi, cosa c'è che non va? Nulla, ma sento un'aria stagnante attraverso questo muro danneggiato. Quasi come se nessuno abbia mai messo piede qui da parecchio tempo. Nessuno è stato qui da parecchio tempo? Esattamente quanto tempo fa? Chissà, adesso lo scopriremo. Aspettate un attimo, ragazzi, che
mi pinzo un attimo i capelli per far prendere meglio il modello, magari funziona. Questo è il laboratorio di Kirumi? Probabilmente. Dall'aspetto di questa porta sembrerebbe un laboratorio degli Ultimate. よし D'accordo, entriamo al suo interno. Laboratorio dell'Ultimate Maid. C'è solo Korekyo? Questa stanza dà un vibe antico. Ah no, c'è anche Kirumi. どうやら Questi sono vittoriani. Infatti è bellissima sta stanza. Per adesso top tier, penso sia uno dei miei luoghi preferiti in V3. Queste decorazioni sono state adornate dall'impero inglese al suo picco, dal regno della regina Vittoria. だったら Questo allora deve essere il mio laboratorio di ricerca. Durante l'età vittoriana, assumere una maid era considerato uno status simbolico. 確か Parlando dell'era vittoriana, Jack lo squartatore era di quell'epoca, giusto? そうね Mhm. Esattamente. Per cui questo è il laboratorio dell'Ultimate Maid. Sembra essere fatto apposta per Kirumi. Parliamo proprio prima con Kirumi e Korekyo e poi facciamo il resto. ええ Nell'età vittoriana un sacco di servitori hanno vissuto dentro i manieri in cui erano stati assunti. Erano conosciuti come le persone del piano inferiore, come un piccolo reminder del loro status inferiore. Ok, vediamo cosa ha da dirci il caro Korekyo. いいね Vittoriano. Questa stanza è davvero squisita. Non mi dispiace lo stile gotico, fatto in questa maniera. Ah sì, anche a me. なるほどね Questo sembrerebbe essere il laboratorio di ricerca di Kirumi. Restare qui mi porta una storia alla mia mente. Korekyo chiude i suoi occhi e parla come se fosse in trance. そう L'era è il XIX secolo inglese. Un gentiluomo che era... oddio, pledged... One second, che non mi viene in mente il termine. Vediamo. Vediamo un po'. Pledged. Promesso. Un uomo che aveva promesso la sua lealtà alla regina e la modestia, ma... è una modesta ma bellissima maid. La storia di un amore che sboccia fra la luce e l'oscurità delle classi sociali. あのさ Questo sembrerebbe essere il plot di un manga per ragazze. くくく Sembra così. Allora stai dicendo che sono proprio come una giovane ragazza in cerca di amore? Così è in questo modo che appaio ai tuoi occhi. Affascinante. Non ho alcuna idea di quello che dovrebbe significare. Va bene, Korekyo. Abbiamo il tavolo.
C'è una bambola al tavolo. Forse è una cena di famiglia? それは Se questo è il mio laboratorio di ricerca, quindi presumo che questa figura rappresenti quello che devo servire. Ah beh, potrebbe essere veritiero. Hai ragione, Kirumi, non ci ho pensato. Avrebbe senso. Un altro monitor. Un armadio. Mi chiedo se ci siano un sacco di uniformi da maid in questo armadio. Chissà, Shuichi. Che cavolo è successo per mezzo secondo? Non lo so. Al suo interno invece c'erano una lavatrice, delle aspirapolveri e delle pressure washers. Pressure washers cosa sono? Scusatemi. Sarebbero le asciugatrici? Non credo. No, idropulitrici. Non so cosa siano, sinceramente. Non ne ho la minima idea. Nemmeno in italiano, a sto giro. Andrò ad acculturarmi. Vediamo cosa sono le idropulitrici. Lo guardo in diretta. Probabilmente mi vorreste linciare, però vabbè. Non ne ho proprio idea. Idropulitrice. Cos'è? Cos'è? Vediamo. Ah, ok. Si chiama in sta maniera? Va bene. A quanto pare è una macchina che viene usata per pulire con l'acqua. Non lo sapevo. Beh, questi aggeggi provano che devo essere utile quando performo la mia pulizia. Pulizia? Intendi la scuola? Kirumi, non sei obbligato a farlo. いいえ Non mi dispiace. Servire gli altri è il lavoro di una maid. Hello, Kin. Mo rimango qui con la tua voce suave che mi fa dormire. Va bene, non ti addormentare però, Come stai? Non so se te l'ho chiesto già prima o se mi avessi risposto. The Perfect Kin, ok. Ok. Devozione altruista è il principio con il quale performo le mie responsabilità di maid. Posso mettere da parte i miei sentimenti personali per il bene di servire gli altri. No, ho dormito solo 2 ore. Devo almeno dormire per 1-2 ore. Mi spiace che la mia voce ti faccia questo effetto, in un certo senso. Non so se magari mi reputi noioso o altro. Spero che non intendi per quello. Perché se no, beh, cercare di rimettere su in piedi questo canale dopo tutti questi mesi che è mezzo morto sarà difficile. No, giusto così, non intendo che sia noioso. Va bene, ti crederò sulla parola. Immagino che sia questo ciò che ti rende l'Ultimate Maid. La maggior parte delle persone non lo farebbero. Per favore, se hai qualche richiesta, lasciamelo sapere. Attraverso la nostra situazione non prenderò alcun pagamento monetario. 何でもするわよ Farò qualsiasi cosa che tu mi chiederai. Qualsiasi? Beh, immagino che sia un po' intimidatorio se lo dici in questa maniera. Una voce rilassante stai giocando a Danganronpa. Ho prove dalle live di Rock che sto gioco, seppur l'adoro, mi fa crollare. Ah, boh, perfetto. Vabbè,
Comunque, effettivamente non ve l'ho detto qua, però non so se avete visto il messaggio su Discord, ma ho ricaricato tutti i VOD e ho messo accessibili le playlist di Cassette Beast, Nier Replicant, Danganronpa V3 per l'appunto, e Trails in the Sky First Chapter, per cui se volete recuperarvi un paio di VOD che vi siete persi di quelle determinate serie, oppure se non le avete totalmente viste, potete andare a recuperare sul mio canale di YouTube, nella sezione playlist, dato che le playlist sono tutte pubbliche, le varie playlist, molto semplicemente. Devo ancora mettere un bel po' di thumbnail, eccetera, e sistemare un po' di cose dai VOD, però sono disponibili, tranquillamente. Cioè non ho messo la timeline, però non appena un po' di tempo lo farò, dato che sto anche lavorando a rifacimento grafico del canale, quando sono off camera, diciamo. Sto facendo un po' di modifiche per provare a riportare un po' in auge il canale. Allora, abbiamo visitato il laboratorio di Kirumi e a quanto pare lì c'è quello di Gonta, penso che sia, visto che vedo un insetto. Cioè, Angie, perché c'è uno scrigno? Una treasure chest. Cos'è questo? Uno scrigno del tesoro? Yahoo! Abbiamo trovato uno scrigno del tesoro. Perché non lo apri, Shuichi? Davvero? Dovrei aprirlo? Credo che questa cassa ti stia chiedendo esplicitamente di aprirla, Shuichi. Aspetta. Mi sta venendo il dubbio che quello che stia pensando è davvero pericoloso e vuole che io la apra. D'accordo, va bene. Con i palmi sudati ho cautamente aperto la cassa e poi... Cos'è questa? Una torcia? No, non può essere solamente una torcia. Forse puoi provare ad accenderla? No, è troppo pericoloso. Dovremmo prima ispezionarla. Andrà tutto bene. Anche la torcia sta dicendo: accendimi. Accendimi, sbrigati ed accendimi, Shuichi. Ti sta pregando. Va bene, Angie. Vabbè, se insisti così tanto... Cioè, se insisti così tanto, perché non non l'accendi tu, Angie? Ottima domanda. Non vuole prendersi le sue responsabilità, forse. Allora ti aspetterò a metà del corridoio ed ispezionerò la torcia io stessa. Ci incontreremo a metà? Ok. Una volta che l'avrò capito, verrò ad insegnartelo. Bye, Nara! Ok, ciao Angie. Angie si è presa la torcia e se n'è andata. Aspetta, ispezionarla? E come? Boh, non lo so. Si è letteralmente levata. Questa è una porta strana, deve essere un laboratorio di ricerca degli Ultimate. Basandoci sul design, dovrebbe essere il laboratorio dell'Ultimate Entomologist. Secondo me lo è. Che carino il logo. Oh, guarda tutti quegli insetti. Specie di insetti erano allineate su tutte le mura. Era un pochettino, no, decisamente disgustoso. A Shuichi non piacciono gli insetti. Cioè,
In realtà anche a me prevalentemente non piacciono gli insetti, però ce ne stanno alcuni che mi piacciono. Non tutti però. Certo, la maggior parte, anche alcuni tra quelli che mi piacciono mi fanno paura, però dettagli. Fantastico! Questo paradiso! Immagino che dovrei tenere la mia opinione per me, per ora. Mi sa di sì, Shuichi. Ti conviene, perché sennò Gonta poi si offende. Un altro monitor. Qua ci sono dei libri. Ci sono un sacco di libri qui. Sembrerebbero essere correlati agli insetti. Ok. Qua ci stanno le gabbie per gli insetti. Wow. È davvero uno straordinario quantitativo di gabbie per insetti. Ci sono un sacco di larve e uova. E stanno dormendo in un posto fresco. Sono state refrigerate? È tutto bene, va tutto bene. Uova probabilmente schiudere se Gonta a prendersi cura di loro. Ma Beh, fa del tuo meglio allora. Con tutte queste chiusure ci saranno insetti per tutta l'accademia. Rilasciare tutti questi insetti in un nuovo mondo, beh, sembrerebbe essere come una storia della Bibbia. L'arca di Noè, di Noè, come l'ho detto, l'arca di Noè. Nell'arca di Noè. Se ricordo correttamente, il mondo è stato distrutto da un grande alluvione e gli umani e gli animali hanno iniziato... Forse un po' troppo drammatico. Qua ci sono invece le raffigurazioni degli insetti. Ci sono un sacco di raffigurazioni di insetti sul display. Davvero bellissimi. Gli insetti risplendono più di splendenti rocce. Gonta capire. Persona che ha fatto questi campioni deve amare insetti. Ogni singolo campione è fatto con amore e cura. Mettere amore e cura negli insetti? Beh, immagino che tutti siano fatti diversi. E già, Shuichi. Ci resta solo da parlare con Gonta. E con Angie, immagino. Fantastico! Gonta a chiedersi quanti insetti siano presenti qui. Gonta così eccitato dal fatto da avere la sua stanza speciale. Chi ha fatto questa stanza comunque? Gonta ha bisogno di dire grazie a te. Ah, immagino siano stati i Monokuma e i Monocubs. Cosa? Non è possibile! Monokuma? Ma... nessuna persona a cui piace insetti potrebbe essere cattiva persona. Gonta dice... Cioè, Gonta dice... Non era un continuo di una frase. Era la fine di quella frase. Perdonatemi. Ho smorzato l'audio. Hallway secondo piano. Faccio un mini salvataggio, tra l'altro. Devo fare con Y, era il menu? Sì, era con Y. Assolutamente salvataggio. Assolutamente salvataggio. Sullo sesto slot, che è la live di oggi. Qua abbiamo un po' di regali, ma tra poco andiamo a prenderceli.
i regali rimanenti. Ok. Aspettate. Sto cercando di capire come uscire senza ammazzarmi. Direi che abbiamo fatto tutto. E adesso che dobbiamo fare? Riunirci con gli altri? Non credo ci siano altri punti da esplorare. Per essere sincero, devo cercare Angie forse. Un altro oggetto misterioso? Ma in che senso, Shuichi? In che senso un altro oggetto misterioso? Ah, ma ci stanno delle scale qui. Perdonatemi. Non so perché non le abbia discese effettivamente. O salite? Queste scale sembrerebbero portarci al terzo piano da qui. Sono un po' spaventose, ma ci proverò. Non le avevo proprio viste. Perdonatemi. Una racchetta da tennis. Dall'aspetto di questa porta sembrerebbe un laboratorio di ricerca degli Ultimate. Basandoci sul design, probabilmente appartiene all'Ultimate Tennis Pro. Cosa potrebbe esserci qui? Probabilmente racchette e equipaggiamento per allenarsi? Probabile. Vabbè, dai, è ben rifornito. Un intero campo da tennis all'interno dell'edificio. È incredibile. Partiamo con Ryoma. Questo è il tuo laboratorio, giusto, Ryoma? Deve essere bello avere un intero spazio da tennis dedicato qui. Non mi interessa. Non ho più nulla a che fare col tennis. Non ha nulla a che fare col tennis. Ryoma, davvero non intendi più giocare a tennis? Tennis? Chi diavolo gioca a uno sport del genere? Come il... così. Oh, giusto. Me ne ero completamente dimenticata. Tu sei un giocatore di tennis, non è vero? 過去は捨てたんだよ。 Va tutto bene se te ne sei dimenticata. È stato talmente tanto tempo fa. Per cui quando hai ucciso la mafia con le tue skill fiche da tennis è stato un sacco di tempo fa? Ehi, dai, Miu. Cosa? È davvero successo, sì? いや、 Sì, è vero. Grazie a ciò, anche se sono scappato da qui, semplicemente sono stato portato in una prigione diversa da lì. Per cui sarebbe inutile per me, per qualcuno come me, giocare a tennis proprio ora. Allora, perché stai guardando così intensamente con degli occhi tristi questo campo da tennis, Ryoma? Sei una piccola stronzetta? Ti stai comportando proprio da piccola stronzetta adesso. Cos'è quello sguardo? Mi stai spaventando? Vabbè, Miu, se fai queste uscite però, grazie al cavolo. Oh, finalmente qua c'è una macchina interessante. Una macchina interessante? Intendi dire quella che spara le racchette?
Beh, con un paio di modifiche, questo cattivo questo ragazzaccio diventerà davvero buono. Mhm. I miei succhi creativi stanno scendendo. Ok, Mew. Mew, non mi far bannare il canale, per favore. Grazie. Beh, detto da lei, deve essere inappropriato. Ho un brutto presagio riguardo ciò. Non sei l'unico, Shuichi. Abbiamo il monitor, come al solito. Poi abbiamo la porta. Ok. Ne abbiamo una stanza della doccia. C'è un armadio o qualcosa qui sul retro? おっと Ah, c'è una doccia lì nel retro. Una doccia? Perché voi ragazzi non ci entrate entrambi? A darvi una sciacquata? Saresti all'altezza perfetta, vabbè. Proprio davanti a Shuichi. Penso si sia incazzato. なんだよ。 Stavo solo scherzando, pensavo che avresti riso. Beh, dovresti un po' fare attenzione a come parli alle persone, Mew. Non tutti sono uguali. Infatti guarda che sguardo omicida che ha. Se diventi la vittima del capitolo e il killer dovesse essere Ryoma, beh, sappi che non gliene farei una colpa, sinceramente. Sinceramente parlando, ma questa è solo una mia opinione. Abbiamo un'altra stanza. È disponibile? Porta larga. あれ Cos'è questa? Sembrerebbe essere una porta, ma... Ah, capisco. È semplicemente il dipinto di una porta. Sembrerebbe essere di un videogioco. Penso venga chiamata pixel art. È bellissima la pixel art. Penso una delle mie forme d'arte preferite. Vediamo un po' questa porta. A giudicare da questa porta, ok. Non ho idea di che cosa ci sia però al suo interno. Forse dovrei darle un'occhiata. Come ho raggiunto la mia mano sulla porta... やめて。 Non ti darò il permesso di entrare. Maki? Per cui questo è il laboratorio dell'Ultimate Child Caregiver? Non pensavo lo fosse a giudicare da questa porta. そうだね。 Hai ragione. Buona giornata. Aspetta, posso dare un'occhiata un pochettino all'interno? ダメ。 No. Cosa? Ma non c'è alcuna regola che vieti alle persone di guardare nei laboratori degli altri. 知らない。 Non mi interessa delle regole. Semplicemente non voglio che nessuno entri dentro. Ma che sta succedendo? おーい Ehi, che succede? Voi ragazzi non siete nel bel mezzo di una discussione, non è vero? Vedi? Grazie a te è arrivato quel fastidioso marmocchio. だってさ L'hai sentito, Shuichi? Un fastidioso marmocchio si è mostrato proprio grazie a te. Già. で Per cui, che succede? Non vuoi che nessuno entri nel tuo laboratorio, Maki? Non essere così... intraprendente, Shuichi. Non va affatto bene far arrabbiare le ragazze, lo sai? Ah, ok, capisco. だったら。 Bene, allora. Statemi lontani. Se proverete a entrare al suo interno, beh, proverete estremo dolore.
Entrambi. Dolore? Ha detto un'altra cosa, però vabbè. Direi che va bene anche così, a mio avviso. Quindi Maki non vuole che entriamo all'interno del suo laboratorio. Il laboratorio di Maki. Nel laboratorio di Maki. Non credo ci sia nulla di pericoloso considerando il suo talento. Però. E adesso che dovremmo fare? Non penso ci sia nient'altro da esplorare. Boh. Facciamo un altro salvataggio. Così tanto per sicurezza. Voilà. Eccoci qua. L'orario della mia Switch è sbagliato, lo so, però va bene così. Yahoo! Finalmente ti ho trovato, Suici. そうそう。 Ok. Non pensavo fossi qui. Ti ho cercato dappertutto. Ah, Angie. Sei riuscito a trovare qualcosa riguardo la torcia? Cioè, è riuscita a scoprire qualcosa riguardo la torcia? Sì, finalmente l'ho capito. Sembrerebbe che Atua voglia che tutti si riuniscano alla palestra per una spiegazione. Non abbiamo tempo di rilassarci adesso. Bainara. O Bayonara, che forse è meglio. Se Atua ha intenzione di spiegarcelo, beh, immagino che non l'abbia scoperto. In ogni caso, penso che dovrei andare in palestra. Ah, ci va direttamente lui. Ok. Oh no. Ci devo andare io. Va bene, va bene. Nessun problema. Abbiamo scoperto un bel po' di laboratori a sto giro. Prima ne avevamo 2. Con quelli nuovi ne abbiamo 7 adesso. Quasi la metà. La palestra era dall'altra parte. Incredibile. La piantina me la ricordo subito. Posso teletrasportarmi? Vediamo. No. Non posso, veramente. Che fastidio. No, non posso teletrasportarmi. Che bene. Non ho capito come funziona in questo gioco, che potrebbe essere, conoscendomi. Vabbè, facciamocelo a piedi. Facciamocelo a piedi. Tempreremo il nostro corpo e il nostro spirito. Probabilmente la porta a quadri è quella di Kokishi. La butto lì. Ragazzi, radunatevi. Siamo tutti qui? Bene. Abbassate le vostre teste e pregate Atua. Sei davvero una rottura di cazzo, lo sai? Dici semplicemente quello che vuoi. Bene, allora, controllate questa. Beh, è una torcia davvero peculiare. Allora? Non lo so nemmeno io. Per questo l'ho ispezionata. Ma alla fine non sono riuscito a capire nulla. Non è... Sei riuscito a capire nulla? Per cui ho chiesto l'aiuto di qualcuno. Non intenderai...
Monokuma ni omakase. Se qualcosa vi preoccupa, lasciate che se ne prenda cura Monokuma. Se non sapete qualcosa, ve lo dirò. Se avrete bisogno di aiuto, ve lo dirò, vi aiuterò. そんな。 Se non avete bisogno di qualcosa, lo aggiusterò. Cioè, se non vi piace qualcosa, lo aggiusterò. Per cui, non sbarazzatevene. Non sbarazzatevi di me, per favore. Mhm. Molto male quando signora che recita in quel modo prega su di te. Mm? Lo conosci da esperienza personale? Dici, Monokuma? Che cos'è questa torcia? あ、 Ah, è la torcia dei flashback. おや La torcia dei flashback? およ。 Flashback? あれも。 Luce? あのね。 Questa torcia non schiarisce l'oscurità. Beh, schiarisce la luce sulle vostre memorie perdute. おい Memorie perdute? そうそう。 Voi ragazzi sembrate non ricordarvi come siete arrivati in questa scuola e sembrate esserne preoccupati. にょほほ。 Ma se utilizzerete la flashback light, beh, potrete ricordarvi ogni cosa. Cosa? Con questa luce? Per cui è colpa tua se non ci ricordiamo quando siamo stati rapiti, eh? いいかしら。 Che cosa ci hai fatto e come sei riuscito a rubarci le nostre memorie comunque? っていうかさ。 Forse se utilizzerete la flashback light sarete in grado di ricordarvelo? バカバカしい。 Io non ci credo. Non c'è alcun modo che quella torcia possa recuperare le nostre memorie. そうそう。 Scommetto che ci stanno altri scettici. Cioè, scommetto che c'era anche un sacco di scettici quando il telefono è stato inventato. あのね。 Per tua informazione, la flashback light può trattare vari sintomi, come anche la perdita di memoria. La luce che emette stimola l'ippocampo e la sua base. E la base del ganglia. Non so cosa sia il ganglia, sinceramente. Non solo questo, ma anche fisicamente. ふう。 Ah, non avevo realizzato quanto noioso potesse essere spiegarlo. Basicamente funziona così. おい Ehi, non arrenderti nello spiegare semplicemente dopo una singola frase. どうします Per cui, che cosa facciamo? えっと。 Cosa dovremmo fare? Voglio dire, dovremmo o non dovremmo usare la torcia? いいえ。 No, assolutamente no, io mi rifiuto di usare qualcosa di così losco. Sì, Gonta non riesce a credere, torcia, a poter portare indietro nostre memorie. どうだ Beh, allora... Perché non chiedere a chi ne sa di macchine? Abbiamo proprio un Ultimate Inventor qui. ああ。 Siete gli Ultimate Deficienti. Non c'è alcun modo che possa curare un'amnesia. Cioè, gli Ultimate Scemi. Perché, scusatemi, è vero un insulto. Perdonatemi. Non si tratta come insulto, si tratta... No, altro. È tipo, siete proprio gli Ultimate Idioti. Perdonatemi. Non volevo offendere nessuno. Se in caso dovessi averlo fatto, vi chiedo scusa. È stata una mia svista.
sono mezzo rimbambito. E allora non si tratterebbero esattamente di circostanze normali. まあ Per cui in un ambiente non normale come questo, il cioè, oddio, common sense in italiano come si dice? Non mi viene in mente. Common sense che cavolo vuol dire, già? Non è senso comune. È il buon senso, esatto, infatti. Il buon senso non ha alcun luogo. Beh, voglio dire, ci sono dei neutralizzatori. Delle cose sospette come Men in Black. あのさ Oddio, Men in Black citato. Quanto tempo che non lo vedo quel film? Chi sta parlando di un film? Si tratta della vita reale. そうだよね Sì, è vero, hai ragione. Scusami. やだよ Io non penso che dovremmo farlo. Sono spaventato che potrebbero esserci qualche effetto collaterale. Sono preoccupata di come potrebbe affliggere la mia magia. みんな Hanno parlato tutti? Se siamo d'accordo, anch'io lo sono. だったら Che ne pensi tu, Shuichi? Non hai ancora detto nulla? Cosa? Ah, beh, io... D'accordo, allora. Abbiamo deciso. Utilizziamola. Ah? Chi l'ha deciso? Stavamo tutti dicendo del fatto di quanto potesse essere pericolosa. たくよ。 Cavolo, voi ragazzi siete davvero troppo cauti. Voglio dire, riesco a capire il perché. Siamo in una situazione stramba dopo tutto. でもよ。 Ma non possiamo vincere semplicemente scambando per tutto il tempo. Cosa? いいか。 Se vogliamo vincere, dobbiamo essere un po' spericolati qualche volta. Non possiamo affrontare questo pericolo se non c'è alcun modo di sconfiggere Monokuma. Mhm. Beh, non sei un po' troppo sicuro di te? Ma non ho ancora alcuna idea di come dovremmo vincere, lo sai? Ciao Sbigia, bentornato. おお。 Sto giocando a Genshin e sto facendo la missione di Loen. Com'è? Ti sta piacendo la quest di Loen? Io non l'ho fatta. Sì, non ho alcun indizio, però やってやろうぜ。 se vuoi vincere devi alla fin fine fare una mossa da qualche parte o non ti muoverai mai avanti. Se dovessimo scappare via, i nostri figli crescerebbero in un modo in cui dovrebbero sempre scappare via dalle cose come questa. 意味わかんない Mm? Ma di che cosa stai parlando? つうか。 Beh, se ancora vorrete scappare via, allora fatevi avanti. Di certo non sarò io a darvi la colpa o fermarvi. オッケー。 Ok, d'accordo. Allora andiamo. Mm? Che vi succede, ragazzi? Non ce ne andiamo? えっと Io rimango. いいですか Dopo aver sentito il discorso di quel degenerato, scappare via mi sta frustrando. Conta anche rimanere. È quello che un vero gentiluomo andrebbe fiero di fare. 100% です Sono completamente d'accordo con Kaito. La nostra sconfitta sarebbe 100% aggiudicata se non facessimo cose come questa. Questo è come mi sento al mio interno. Solo un sussurro. 西し Ti sei sentito il tuo fantasma? Sono piuttosto sicuro che i robot non abbiano dei fantasmi, però. 笑えませんよ Lasciami in pace. けけけ Rimarrò qui anch'io. Sospetto che
potrò essere in grado di osservare qualcosa di molto interessante. 土下座しろ。 Se dovesse succedermi qualcosa... Mhm. Farete meglio a pregare tutti i miei fan, il mondo e l'umanità intera del perdono. Che cosa farai tu invece, Shuichi? Resterò qui anche io. Bene. だよね Resterò anch'io. Per cui qualunque... Mhm. Anche se dovesse succederci qualche strano effetto collaterale, beh, non sarà un problema grosso. どうやら Beh, sembrerebbe che tutti quanti siano con Kaito. Molto bene. Vi seguirò anch'io. Ora è stato deciso. Sbrigatevi, facciamolo. Allora anche io lo farò. Sì, per favore. Clic. Il momento in cui Angie ha acceso la luce, il mondo trasportato. Il mondo si è teletrasportato. Oh mio Dio. Che sta succedendo? Si è ricordato tutto? Un flash mi sta attraversando la mente. Ok. Come in un video in anticipazione, le scene sono andate scorrendo sul retro della mia testa. Sta subendo il che... Vabbè. Ciao lampada, buon pomeriggio, benvenuto. Come stai? Tutto bene? Non credo, stanno usando la torcia per recuperare le memorie, a quanto pare, che ha detto Monokuma. Quando i pezzi della mia psiche sono tornati insieme... Io ricordo. Io ricordo adesso. Io stavo scappando via. L'ho fatto per tutto questo tempo. Dalla caccia agli Ultimate. Coloro che avevano un Ultimate Talent venivano cacciati. Per cui nessun luogo era sicuro. Eventualmente non avevo nessun altro posto in cui scappare. Per cui sono stato messo all'angolo e sono scappato dalla caccia agli Ultimate. Ho gettato via il mio Ultimate Talent per vivere una vita normale da studente delle superiori. Cancellando il mio talento e le mie memorie, non avevo più alcuna ragione per essere cacciato. Se non avessi fatto quel che ho fatto, beh, sarei stato catturato. E sarebbe stato un destino ben peggiore della morte. E così ho scelto. Ho scelto di scommettere sulla nuova tecnologia sviluppata in una facilità particolare. Una tecnologia che permetteva di mettere le tue memorie a riposo, controllando le onde cerebrali. L'ho messa ad ibernare... Ho messo ad ibernare tutte le memorie relative al mio talento. そうだ Sì, adesso mi ricordo ogni cosa. Per essere in grado di scappare dall'Ultimate Hunt, mi sono cancellato la mia stessa memoria. 待て Aspetta, hai detto Ultimate Hunt. Cosa? マ
じかよ。 Anche voi, ragazzi? Per cui non ero solamente io a essere... cioè, tracciata dalla caccia agli Ultimate. いいえ。 Sì, non sei stata l'unica. E no, anche noi siamo stati cacciati a nostra volta. Ahia. Sembrerebbe essere una brutta cosa. Ci siamo guardati l'un l'altro e abbiamo fatto tutti la stessa espressione scioccata. Quello che ha detto Kirumi era vero. Eravamo tutti lo stesso. Tutti stavano scappando dall'Ultimate Hunt. つまり Per cui tutti noi siamo qui perché siamo stati rincorsi dall'Ultimate Hunt. Ma che diavolo significa? えっと Oh, aspetta. Qualcuno potrebbe dirmi di che cosa si tratta? Io penso di non ricordarmene. Che cosa è la caccia agli Ultimate o Ultimate Hunt? Non so, ditemi voi se preferite che mantenga il nome in inglese o utilizzi la caccia agli Ultimate. Boh, non lo so. Cosa vi suona meglio? Vabbè che probabilmente in giapponese avrà un nome totalmente diverso che è la versione originale, però... Vediamo. たくよ Magari uso la caccia agli Ultimate perché suona meglio. Ultimate Hunt sembra più un titolo. Cavolo, come ho potuto dimenticarmi qualcosa di così importante? D'accordo, ragazzi. La caccia agli Ultimate è... Ah? Che cos'era? Perché non riesco a ricordarlo? と Nemmeno io riesco. All'improvviso ho realizzato. Non potevo ricordare nulla di importante relativo all'Ultimate Hunt. Alla caccia agli Ultimate. Vabbè. Io come al mio solito che dico prima, no vabbè, chiamiamola la caccia agli Ultimate e poi subito dopo torno a chiamarla Ultimate Hunt perché mi sono dimenticato. Ma vabbè. Nemmeno io non riesco a ricordare. L'unica cosa che riesco a ricordare è che fui inseguito. Non riesco a ricordarmi nient'altro. Già, non importa come. Io non riesco a ricordarmi. 僕は行きたくなんてない。 Mm. みんなと一緒に死にたいです。 Ok. Che cos'era quello? Io voglio morire con tutti gli altri? Me lo ricordo dire ciò. Ma perché non l'ho detto? Lampada, sei proprio uno studente del Galileo Galilei. What? Non è affatto di alcun utilizzo. Non riesco a ricordarmene. ちくしょう。 È davvero disgustoso. Come una merda che non esce del tutto fuori. Vabbè. だが Se non riusciamo a ricordarcene, dovremmo comunque riuscire a capire qualcosa. Mm? Che intendi? Se stavamo scappando dalla caccia agli Ultimate, allora perché siamo stati imprigionati qui? なぜじゃ？ Mm? Perché? ひょっとしたら Potrebbe essere che la ragione sia collegata, cioè sia il fatto di essere stati catturati dalla caccia agli Ultimate. Catturati nella caccia agli Ultimate. Vuoi dire
che abbiamo provato a scappare cancellando le nostre memorie, ma che ci hanno trovato comunque. E subito dopo siamo stati catturati come parte di questo nell'Ultimate Hunt. つうか Allora, questo killing game è... Già, potrebbe essere lavoro della caccia agli Ultimate. そうだな。 Se così dovesse essere, sono più preoccupato riguardo a questa caccia agli Ultimate. でも Ma è davvero una delusione? Nessuno si ricorda nulla. È davvero una delusione delusionissima. Smettila di ridere riguardo a ciò, tu merdina. どうやら Sembrerebbe che perderlo ci abbia fatto avere un impatto maggiore di quanto ci aspettassimo. え Lui, え Rantaro, sembrava essere l'unico a sapere più degli altri. È vero. Ehi, ho una domanda. Questo potrebbe sembrare un po' strano, però... Forse il termine caccia agli Ultimate vi ricorda qualcosa? あ In effetti l'aveva detto. Oh, adesso in effetti mi ricordo che aveva detto qualcosa del genere. Mm. Il nostro uomo misterioso dalle maniere miti ha detto ciò, eh? あでも Ma allora, perché solo Rantaro ricordava la caccia agli Ultimate? あのさ、 Non c'è alcun motivo di discuterne ora. Dopotutto, è già morto. Ma se davvero desideri sentire le sue parole, potrei performare... Oddio, Sins cos'è? Un patto? Tipo un rituale? Non lo so. Vediamo. Impariamo una nuova terminologia. Una seduta. Ah, ok. Potrei performare una seduta con te. 下げんな Fatela finita. Non portate avanti roba del genere. E perché ti stai comportando in maniera così femminile all'improvviso? 残念 Già, la morte può essere davvero... veramente senza cuore. あのね Dice la radice di ogni male. うぷぷ Sembrerebbe che voi ragazzi abbiate ottenuto le vostre memorie indietro in modo salvo. Che diavolo sta succedendo, stupido orso a forma di sedere? Questa caccia agli Ultimate non ha alcun senso. いや Beh, sembrerebbe che le vostre memorie siano state sigillate molto più duramente di quanto pensassi. Forse un solo utilizzo della flashback light non è stato abbastanza per recuperare tutte le vostre memorie? Sei davvero un cattivo bugiardo. L'hai fatto totalmente di proposito. あのさ Qual è la connessione che ha a che vedere con la caccia agli Ultimate? うぷぷ Non posso rivelarvelo. Per di più, la mia vera identità... Tolta la mia vera identità, il mio obiettivo è chiaro cristallino. いやっほ Ed è quello di farvi partecipare al mio killing game. Questo è il mio unico desiderio. Killing game. È qualcosa che torna sempre indietro. ふざけないでください Cosa? Killing game? Non lo farò mai più. そうだな
Dovremmo lavorare tutti insieme. Se coopereremo, usciremo qui vivi. Da qui vivi. Proprio come ha detto qualcuno. Kaede. ですが Ma credo che la cooperazione con tutti gli altri sia molto più logico, ovviamente. Ah, sto dormendo. なんでですか O sto russando più che snorre e russare. Perché stai dormendo? Oh, cosa? Ehi, Kokichi, stiamo avendo una conversazione seria qui. E c'è scritto da qualche parte che debba prendere parte a queste conversazioni serie seriamente? Finiscila di fare l'immaturo. Ma io sono un teenager. Per cui, sono immaturo. Per caso voi ragazzi vi state dimenticando della vostra età? なんですか Beh, io non ho un'età biologica. おお Non preoccuparti, Kipo. Sto solamente parlando delle persone umane per ora. Povero Kipo. で Di che cos'è che stavamo parlando? Qualcosa riguardo allo scappare insieme, giusto? Per cui stavi ascoltando? Tu terribile degenerato. ほら Se non lavoriamo insieme... Ah no, non dobbiamo però lavorare insieme. Semplicemente chiediamoci come possiamo uscire. どうせ Se lo chiedessimo a Monokuma, ci direbbe che c'è solamente un modo per farlo, e sarebbe vincere il Killing Game. わかってないね Oh, ma non lo chiederemo a Monokuma. Lo chiederemo al Mastermind tra di noi. Cosa? てめえ Stai diventando senile? O ti stai rimbambendo? Pensavo che avessimo detto che non ci fosse alcun mastermind, no? うーん Oh, sì, l'abbiamo fatto, non è così? Sta zitto, Kokichi. Non ti sta simpatico, Kokichi. È un po' un cazzone, diciamo. Beh, se provassimo di nuovo a cercare di scovare il mastermind, ripeteremmo l'errore di Kaede. てめえ Faresti meglio a non fare determinate uscite. Intendi che mi stia prendendo gioco di voi adesso? は Oh, cavolo. Voi davvero non lo capite? A dire che sto cercando di... che sto passando tutto questo insieme a tutti gli altri. Se davvero avete intenzione di lavorare insieme e cooperare, allora dovreste aspettarvi di ricevere una rivalsa davvero dolorosa. Lo capite? ちょっと Che stai suggerendo, Kokichi? いい加減にしやがれ Ah, è abbastanza. Lo distruggo. の Ah, vuole darmi un pugno? Mi romperà? Kokichi, dopo aver detto ciò, ha corso più velocemente che poteva fuori dalla stanza. E non ti spegnere televisione, per favore, grazie. Dannazione, è veloce. まったく Cavolo, che tizio strano. やれやれだな。 Semplicemente provoca le persone e non dice mai nulla che proviene dal suo cuore. Si diverte a dar fastidio e prendersi gioco di quelli che stanno intorno a lui. Come può essere così insensibile su cose
su questo genere di cose quando stiamo provando così duramente a sopravvivere. Sembrerebbe quasi che non voglia nemmeno provare a sopravvivere. Anche se io non sono affatto diverso. Cosa? つまり Sì, non intendo sopravvivere fino alla fine. Ryoma, non intendi sopravvivere? Ma cosa intende con ciò? それは L'aveva già menzionato prima di ora. Ha detto che non ha alcuna ragione per vivere. Non ha alcuna ragione per vivere. でも Povero Ryoma. Sembrerebbe che abbia un passato molto più tragico di quanto potessimo mai immaginare. あのな Già, ma l'Ultimate Tennis Pro non dovrebbe dire un qualcosa di così codardo. どうかしら Forse dovremmo rilassarci con un pranzo? Con un pasto? Forse è più giusto un pasto? Ragazzi, potreste dirmi i vostri cibi preferiti e bevande preferite? Vuoi davvero fare qualcosa del genere? Kirumi? Ma tu sei tipo la mamma perfetta? Dopo che abbiamo finito il pranzo che ci ha preparato Kirumi, abbiamo deciso di tornare alle nostre stanze. The Ultimate Mummy, invece delle Ultimate Maid, dell'Ultimate Mummy, tu dici? Ci sono gli Adden Monokumas nell'accademia. Forse ne ho già visto uno. Puoi collezionare gli Adden Monokumas investigando. La tua collezione verrà messa sullo scaffale, per cui cerca di riempirla. Sono divertenti da guardare quando vuoi prenderti una pausa da qualunque cosa. Ah, quindi non missati però nello scorso capitolo. Ce n'erano alcuni che non ho preso con Kaede. Peccato. Comunque, che cos'è questa caccia agli Ultimate? Ancora non lo capisco. E perché Rantaro lo sapeva? Ma immagino che non andremo da nessuna parte. Cioè, che non andrò da nessuna parte se continuerò a pensarlo io stesso e basta. È tempo di agire. よし C'è ancora un po' di tempo rimasto oggi. Penso che andrò con il piano. Free time. Allora. Vediamo un po' con chi fare i free time event. Perché non ne ho idea. Se posso li vorrei fare con Maki. O con Tenko. Non ho molti personaggi che mi piacciono del V3. O anche Kirumi volendo. Potremmo fare. Vediamo adesso. Quando è che porti un altro Fire Emblem? Vorreste vedere un altro Fire Emblem? Per me andrebbe bene, però dovrei prima finire Danganronpa V3 e Trails. Perché se no ho troppe serie in continuo. Volevo... No, è giusto, volevo guardare la mappa. Qua c'è il cortile. Andiamo qua. A me piaceva Fire Emblem. Volendo potrei portarvene un altro. Magari potrei portare Awakening, che io di per sé non l'ho mai giocato. Così porto magari anche un gioco che non ho mai giocato. L'ultimo Fire Emblem che ho portato è Engage, non ho capito bene la trama, ma era bello. Oppure potrei portarvi Three Houses, volendo.
Che Triausis ce l'ho. Su Switch. Qua ce l'ho. Non appare. Qua, eccolo. Se lo vedi. Triausis. Ce l'ho. Avevo la scheda. Cioè, ho ancora la scheda, ma... Devo principalmente finire gli altri giochi che ho per adesso. Solo che Triausis è parecchio più farming rispetto al resto. No, non volevo andare qua. L'ho sbagliato. Volevo andare al negozio. Dove sta il negozio? School Store, è lì. È molto più farming rispetto a Engage. Hai giocato a Genshin. Sì, l'unico problema di Triausis è che ci sono 4 route. Quindi o ne faccio solo una volendo. Oppure praticamente ci prendiamo 6 anni solamente per fare Triausis. Ah, è qua la monomachine. Devi farmare. Lo so. Prendo un po' di cose. Lucky Chance. Mi sa che ne prendo... ne metto 10. Cosa abbiamo trovato? Ne inserisco 10. Alla botta. O volendo anche Kibo potrei parlarci. Vabbè, sì, mettiamone 20. Vediamo cosa cambia. Ok. Stiamo trovando un po' di oggetti. Speriamo di trovare almeno qualcosa per qualcuno con cui posso parlare. Non è detto, però. Ok. Vediamo così. Voilà. Facciamo l'ultimo. Ci teniamo 50 coin. E voilà. Per adesso andiamo. Vediamo un po' con chi possiamo parlare e fare i free time event. Tanto faccio un salvataggio. Vediamo con chi fare free time event. Maki secondo me non vuole che le parli. Magari nei prossimi capitoli posso parlarne, ma mi sa che in questo no. Ho questa sensazione. Non chiedetemi il motivo. Sempre se non muore. Ovviamente. Qua c'era Korikyo, ma... Eh? È tornato normale? Monokuma ha pulito tutto? A quanto pare. Ha pulito la scena del crimine di Rantaro. E ha messo i libri che aveva spostato Kaede in modo diverso.
Devo schiarirmi un attimo la voce. Fare le voci profonde mi sfonda completamente. Ah no, aspetta, possiamo analizzare la cosa sul retro. Vediamo un attimo. No, ok. Come vedete non c'è più il corpo di Rantaro. Cazzo, io avrei voluto farlo un free time event con Rantaro. Solo che non sapevo come guadagnare i monocoin. Perché avevo fatto le live distaccate l'una dall'altra. E me ne ero dimenticato. Per cui, dato che è stata la prima vittima, me lo sono sprecato. Chi, ma te l'hai già finita Sneznaya? Se sì, sai cosa c'è dopo pure la story quest di Odette? No, non l'ho ancora continuata in realtà. Considera, dopo che ho fatto la live di Genshin, che non ha... che è andata un po' malino. Ho visto la scorsa settimana... no, di questo inizio di settimana era. Non ho ancora continuato a giocare a Genshin. Probabilmente però... vedo che il riscontro non è molto positivo, quindi me lo giocherò da me. Anche un po'. Principalmente la storia. Più che altro stavo esplorando e basta in quella live. Stavo principalmente facendo roba tipo prendere chest, esplorare Sneznaya, vedere i luoghi. C'è il castello antico che penso sia diventata la mia zona preferita di Genshin. Non ironicamente. Sento un po' una merda per non aver partecipato a quella live, visto che le live di Genshin te l'avevo chiesta io e stavo a leggere con lui che esplora. Vabbè, vai tranquillo. Non ti preoccupare. No problema. Non è che puoi esserci sempre, Sbigia. Anzi, già mi fa piacere vederti le poche volte che passa qualcuno, considerando che praticamente dopo che ho fatto la pausa, non so se Twitch tipo mi ha shadowbannato qualcosa, non ho idea. Ma praticamente cioè, ci sono molte meno persone di quanto mi aspettassi. Purtroppo. Ma va un po' così, diciamo. Per cui adesso va così, ma poi quando ho un attimo di tempo cercherò di fare qualcosa per fare una sorta di restyling al canale, diciamo. Mi spiace un po' perché è colpa mia, come dicevo. Dato che poi alla fin fine ho fatto una pausa enorme. Quindi ci sta. Non posso lamentarmene. Sì, un restyling, diciamo. Principalmente sia roba grafica che... magari pensare a un nuovo tipo di contenuti da portare per provare ad attirare nuova gente. Diciamo. Dove sta la Karamaki? Ah, eccola. Che te ne frega, Kin, se non passa nessuno, se ti piace fare live le fai perché ti piacciono, non per la gente. Sì, ma a me piace fare live, lo so, lo faccio anche perché mi piace fare live. Il problema è che, cioè, mi dispiace un po' in realtà anche... Tra l'altro Maki sta sempre davanti alla porta del suo laboratorio adesso. Perché ha paura? Ti sei dimenticato ciò che ho detto? Per un detective, per essere un detective, la tua memoria è piuttosto messa male. Non venire più qui. Ah, mi spiace. No, ok, non ci vuole parlare questo capitolo. Va bene.
Grazie, Maki. Grazie. No, comunque sono pienamente d'accordo con te, Sbigio. Però diciamo mi spiace un pochettino. Perché letteralmente ho risultati da quello che ho visto peggiori rispetto a quanto ho iniziato. E mi ha fatto pensare anche un po' nel periodo post pausa, diciamo. Quindi, con Maki non possiamo parlare, vediamo se possiamo parlare con Tenko allora. Spero di sì. Qua c'è Hanji. Cortile, ecco qua Tenko. Dov'è? Perché non mi prende la... Ok. Ecco qui. Stava alla piscina. Che succede? Tenko. È inutile, non riesco a ricordare una cosa. Niente. Che diavolo è l'Ultimate Hunt? Sì. Usciamo un po' con いい Tenko. ですか？ Discutiamone, magari riusciamo a trovare qualcosa di nuovo se ci confrontiamo l'un l'altro. Anche se non mi aspetto che ne verrà nulla di buono da un degenerato in primo luogo. Va bene, Tenko, grazie. Gentilissimo. Ok. Vediamo cosa le diamo. Cosa possiamo darle come regalo? Dovrei vedere la wiki e cosa le piace a livello di regalo, effettivamente. Così sono sicuro di fare il free time. Datemi un secondo che apro la sua wiki. Ok. Danganronpa V3 free time event wiki. Vediamo. No. Dove sta? Eccola. Free time event. Show info. Ok. Le piace 23 che... Questo è 16, non ce l'ho il 23. 56. Non ce l'ho. 73. Ce l'ho il 73. Trick KO Sandbag, vai. Glielo diamo. Diamole questo. Dovrebbe piacerle. Anche se sei un maschio, mi hai resa così felice. Mi sento persa. Sono infastidita. Per cui ti lancerò via. Voilà. Credo che me ne pentirò un pochettino. Voglio chiedere riguardo al me del passato, per cui ho pensato che fosse una buona idea uscire con Tenko. Che sta facendo? Cos'è lei? L'ultimate femminista? No, è l'ultimate Aikido Master. Tenko. Però la sua maestra ha parlato male degli uomini, quindi è cresciuta praticamente con questa, credo, filosofia, praticamente. E dammi una reazione. Non so neanche cos'altro fare. Oh, non sai cos'altro fare? Tenko,
Che cosa stai cercando di fare? Sto cercando di intimidirti. Grrr. Ah, proprio quello che pensavo. Perché stai provando così duramente a intimidirmi? Perché sei un maschio degenerato. Ah, sto aspettando che tu fai una mossa perché l'aikido si basa sul counter, quindi finché non fai nulla non può fare nulla. Ah, ok, effettivamente sì, ha senso come cosa. Questo tipo di onestà è davvero rinfrescante. Cosa c'è? Stavi pensando di invitarmi a uscire con te? Aspetta, attualmente in realtà lo so già. Stai cercando di sbarazzarti prima di me così che puoi molestare le altre ragazze. Non credo che Shuichi sia questo tipo di ragazzo, però... Boh, ok. No, non credo. Perché odi così tanto gli uomini, Tenko? Era una semplice domanda. Perché? Ok. Se solo sapessi cosa ho scatenato portando questo tipo di argomento. Ovviamente. Voi maschi non lo potete sapere. Siete il peggio, il più basso. Il peggio del peggio. Il peggio della feccia. Addirittura. Ah. I degenerati hanno sempre bisogno di una ragione per tutto, non è vero? E non sai nemmeno di essere della feccia perché non ti critichi. Ma perché parla al passato? Sta raccontando lui la storia? Probabilmente sì. Il maestro ha detto così. Finché ci saranno dei maschi egoisti, non sarò mai maestra del Neo Aikido. Sì, adesso sono Shuichi. Perché Kaede è morta nello scorso capitolo. Era lei la colpevole. E c'è stato lo switch della protagonista. Che tipo di logica c'è dietro ciò? Stai facendo questo tipo di domande solamente per avvicinarti a me? Proprio come pensavo. Non ci sono dei pro ai maschi. Se non che sono nati dalle donne. Vabbè. Neo Aikido quindi è un nuovo tipo di Aikido. Probabilmente sì. Non riesci a vedere che ti sto guardando con disgusto? Però comunque ti avvicini a me. Perché, Dio, perché? Perché hai creato i maschi degenerati? Le ragazze dovrebbero essere in grado di vivere in pace. Se voi degenerati spariste da questo mondo. Lo sapevo. I maschi sono stati creati dal diavolo. Non è vero? Il diavolo. Non ci sono alcuni ponti buoni nei maschi. Non lo so. Magari la sua storia serve a fare character development. Mattia era fibrato con un maschio, Tenko. A quanto pare. Tenko. Aspetta, come le dovremmo rispondere? Calm down, penso che mi dà un ceffone. Just shut up for a minute, penso che mi dia 3 ceffoni, come minimo. Se va bene. E I'm sorry, penso sia quello corretto. Pritem 21. Vediamo qual è corretto. No. Non è questo. Ah, questo è con Kaede, ho sbagliato.
Perdonatemi. Stavo guardando quello sbagliato. No, ok, mi sa che hai ragione, Sbigio. Mi sa che veramente just shut up for a minute. Perché è quello che ha più linee di dialogo. Vediamo. Non me l'aspettavo ちょ però. っと Sta zitta per un minuto. Andrai a causare dei problemi. Cosa? È un ordine? 許しません。 Se mi porterai via la mia libertà di parola, allora protesterò contro di te. Non stavo cercando di ordinartelo. あのさ Aspetta. Calmati un minuto. Ed è stato qui che ho fatto il mio secondo sbaglio. Ho preso la sua spalla. Proprio come un maschio degenerato, lo sapevo che saresti andato a toccarmi. Cosa? E mi sa che lo lancia veramente adesso. Guarda. Au, perché mi hai lanciato? Mi hai toccato, non è così. ちょっと Toccato? Sei tu che hai toccato me quando mi hai lanciato. 何ですか？ Sì, perché tecnicamente mi hai toccato. Cosa? Mi spiace, Shuichi. Ok, abbiamo ottenuto un frammento di amicizia. Vediamo se il rapporto migliorerà. Sono stato lanciato un paio di altre volte. Sono svenuto e poi mi sono risvegliato nel mio letto. Chi ha portato? Tenko? Cos'è successo? È stata Tenko a portarmi qui? Boh, chissà. Vedremo. Vedremo andando avanti col rapporto. Se è così, よし Sembrerebbe che sia rimasto ancora un po' di tempo. Ok. Andiamo a cercare nuovamente Tenko, allora. Vediamo se ho qualcosa da darle. Ma sicuramente sì. Penso che faccio quest'ultimo free time event e poi per la live di oggi ci fermiamo. Perché abbiamo fatto 3 ore e un quarto, già. Ok, Tenko non è qua. C'è Ryoma. Nel primo piano... Boh. Ah sì, Tenko, ma secondo la fisica quantistica gli atomi non si toccano mai, quindi stai solo sentendo la spinta che gli atomi di Shuichi applicano sui tuoi atomi. Ah beh, dai. Ora che ci penso, vai, dispi già. Ma non c'è Tenko? Oh sì. Non la vedo? Ah, è qua. È in palestra, non l'avevo visto. Di sbigio. と Oh, sei tu, Shuichi? Vuoi qualcosa da me? と Stavo pensando di andare a fare una corsa. Se gli atomi si toccano, se premo 2 dita contro S... Se sei annoiato, potremmo andare insieme. Ok. Tenko ed io siamo andati a fare una corsa nel cortile. Vediamo. Diamole un regalo. In teoria non potrei attraversare le mie dita. Oddio, non ho idea. Una domanda interessante.
Purtroppo però non sono una persona molto brava con la scienza, Sbigia. Te lo dico in primis. Allora, fatemi vedere un attimo. Non credo di avercela la chiave dell'amore. No, infatti. 130 mi manca. Dovremmo usare uno degli oggetti qua. Questo è il 6, 7, 8, 9. Quindi 9, 18. 27. No. Dreams Come True Spellbook. Ok, le piace. Diamole questo. Ah, pensavo che Tenko dicesse: sapevo che volevi vedermi correre, maschio degenerato, così che vuoi inalare i miei feromoni femminili o qualcosa del genere. Non penso sia così tanto esagerata, però è esagerata, ma non così tanto, credo, almeno per il momento. Posso avere questo? Ti ringrazio. Le vere ragazze dimostrano gratitudine. Anche se i maschi degenerati sbagliano, i ragazzi non... Sì, vabbè, ciao. I regali non lo fanno. Non so manco dire 2 linee di dialogo. Sweetie, sì. Botte in testa con la... bottiglietta. Chissà come reagirebbe a Ciro. Sai che non lo so. C'è un... come si dice? Un gioco dove è presente tutto... dove sono presenti tutti i personaggi di tutti i giochi. Però è un gioco cazzaro, tipo dove passano l'estate, eccetera. Quindi... non te lo saprei dire perché non l'ho comprato e non l'ho giocato. Si chiama Danganronpa S Summer qualcosa, mi pare. Che è un... ovviamente non è canonico perché sono tutti vivi a fare gli amiconi, quindi yeah. Comunque sì, perdonatemi, mi sono incespato. Ciao Twitch, la live finisce qui, è stato bello. Esatto. Secondo me Akane combatterebbe contro Sakura. Non c'era pure un gioco dove ci stanno solo ragazze? C'è Ultra Desper Girl, ma... in Ultra Desper Girl le protagoniste sono Toko e Komaru Naegi, che è la sorella di Makoto. Considera. Toko, se non te la ricordi, è quella del primo gioco che diventa Genocider Show. Suici, riguarda prima, mi spiace di averti lanciato. Ma è perché tu sei un maschio degenerato? Dovresti incolpare il fatto di essere nato in questa maniera. Va bene. D'accordo, Tenko. Questa non sembrerebbe essere molto una scusa. Sì, me la ricordo la tizia con la lingua lunga. Mi sono risvegliato nel letto. Per caso sei stata tu a riportarmi nella mia stanza, Tenko? Davvero non volevo farlo, ma non potevo giusto lasciarti lì. Mi stava dando fastidio come cosa. Beh, anche perché se fosse rimasto lì steso con tipo un movente che Monokuma dice ah ah ah, è l'ora del movente, tipo un po' alla Topolino, poi sarebbe stato un easy target se l'avesse lasciato lì probabilmente. Ah beh, ti ringrazio. Beh, non hai nient'altro se non fegato, devo dire. Fegato?
sei comunque venuto a parlare con me, nonostante ti abbia lanciato via come una ragdoll. Potresti avere ulteriori motivi come i maschi, ma sicuramente un sacco di coraggio. A meno che tu non sia uno di quei degenerati a cui piaccia venir calpestato. 最低ですね。 Sei uno tosto. ちょっと No, ti stai sbagliando. Non ho alcun tipo di fetish. あのさ Tenko, stai davvero trasportando la conversazione troppo in là. Potresti calmarti un pochettino. Che cosa sai? Sono molto più calma di prima. Sei più calma di prima? そうです。 Già, i miei genitori mi hanno detto di... Mhm. Che in passato avevo dei problemi di rabbia simili ad un vulcano che esplode. Un vulcano? Quanto era grave? けど Però immagino che i miei genitori fossero piuttosto preoccupati riguardo ciò. Hanno pensato che non sarei stata in grado di inserirmi nella società in quel modo. Per cui mi hanno mandato in un tempio per aiutarmi a essere disciplinata con la mente. I tuoi genitori, eh? Quindi anche tuo padre, un maschio degenerato. A quanto pare. お茶の子です。 E come risultato del mio allenamento sono diventata calma e composta. La ragazza che sono oggi, in pratica. Vediamo, penso che sia You Have Great Parents. Non ne sono sicuro però. Non vorrei dare per scontato. Ok, sicuramente non è VR. Sì, è You Have Great Parents. Era abbastanza easy questa da indovinare. Quella di prima non me l'aspettavo, quella dello stai zitta. Con tanto di ribaltamento di Shuichi. Hai davvero dei bravi genitori? Già, non lo senti dire spesso da un figlio, ma sono davvero molto grata ai miei genitori. Stai... Aspetta, stai per caso... diciamo... facendo i complimenti ai miei genitori per farmi abbassare la guardia? いや No, non si tratta di questo. Già, ma sono sicura che i miei genitori non si sarebbero mai aspettati i miei traguardi con il capoprete. Abbiamo creato insieme il Neo Aikido. Cosa? Com'è possibile che l'Aikido sia finito in ballo in questa discussione? Durante il mio allenamento mentale al tempio ho iniziato a chiamare il prete capo maestro, proprio perché i titoli erano necessari. Il maestro era molto... Oddio, pleased avere piacere di... come si dice in italiano? Perché devo cercare cose anche così semplici che mi sono dimenticato, che non mi vengono in questo momento. Mannaggia al Kaiser Oblivion. Il maestro era davvero lieto riguardo alle nuove regole del tempio. Ha dichiarato che era il maestro delle arti marziali. Ah no, ok, quindi abbiamo confermato che il maestro di Tenko era un maschio. Pensavo fosse una donna, invece no. Era un maschio. Proprio perché era importante. いや Così importante, eh? いいですか？ Abbiamo deciso di creare un'arte marziale in cui il maestro era specializzato. E dopo che ci abbiamo riflettuto su di esso... Beh, è nato il Neo Aikido. Beh, davvero una storia delle origini molto strana. Come ti permetti di dire ciò? Beh, d'accordo.
I nuovi concetti sono difficili per le persone che li accettano, comunque. Ma un giorno renderò il Neo Aikido uno sport nazionale. Questo è il mio sogno. Beh, dai. È andata piuttosto meglio rispetto alla prima conversazione, direi. Comunque. Ancora pensando all'origine del Neo Aikido, sono tornato nella mia stanza. È finito il giorno. Ah, c'è solo Monoden? Annuncio ufficiale dell'Ultimate Academy. Sono ora le 10 di sera. Tutti quanti sono fuori lavoro oggi. Tempo di andare a nanna. Arsain. Io pensavo che lo sport nazionale del Giappone fosse un'arte marziale, il karate o il judo, invece era il sumo. Davvero il sumo dello sport nazionale del Giappone? Non lo sapevo. Grazie, mi dai nuove news. Si è già fatta notte. La giornata di oggi è davvero volata. Come mi sono messo nel mio letto, sono tornate nella mia testa le parole dette da Ryoma. Una ragione per vivere. Quando ci penso a riguardo, che quale ho io? Voglio vedere la mia famiglia e i miei amici ancora di nuovo, ma è quella la mia ragione per vivere? Mi chiedo quale fosse quella di Kaede. Sì, quello della Cina è il ping pong. Bello il ping pong. Io ci giocavo così quando andavo tipo al dopo scuola, eccetera. Era una schiappa, però va bene. Sono sicuro che avesse un sacco di ragioni per vivere. Beh, era il tipo di ragazza. Lei era quel tipo di ragazza. Ma io... Perché sto pensando ciò? Non dovrei pensare a questa roba. Dovrei smetterla di pensare in questo modo. Ma perché sono da solo... Proprio perché sono da solo non riesco a farne a meno. Dannazione! Con tutta la mia forza di volontà mi sono forzato ad addormentarmi. Pensavo che quello della Cina fosse il Kung Fu o Wing Chun oppure il Jeet Kune Do. Il Jeet Kune Do non lo conosco, neanche il Wing Chun in realtà. Sta dormendo? Sì, sta dormendo. Sembra essere proprio addormentato. Ah, intendi dire... addormentato? Chi se ne importa? Sbrigati e lascia il regalo, così ce ne possiamo andare via di qui. Non mettermi fretta, cavolo, è buio qui, non riesco a distinguere cosa sia cosa. Gli esami per entrare al college sono un gran traguardo. Uno pari nel trovare lavoro o sposarsi. Sei un esaminante che sta lavorando duramente. Quando studi, la concentrazione è molto importante. Aumenta il tuo focus lanciando via tutti quei fumetti e videogiochi. Oh, ma i giochi della Spike Chunsoft vanno bene. Sono fatti specialmente per migliorare la tua concentrazione. E brucia le immagini della tua ragazza. Non c'è tempo di avere tempo per indugiare in belle memorie. Non ti preoccupare, Monokuma. Non ce n'è bisogno. Non ce n'è bisogno. Il Wing Chun è uno stile di Kung Fu che è basato sulla difesa personale. Ah, non lo conoscevo.
Mi stai facendo lezione di sport, Sbigio, in pratica, di arti marziali. Ma fa attenzione a non bruciare la tua attuale ragazza, perché potresti andare in prigione, perciò non ti preoccupare, non può succedere. Non puoi bruciare o qualcosa che non hai, ricordatelo, Monokuma. Lo disse un grande saggio, quel grande saggio sono io. È famoso perché è stato adottato il primo... Aspetta, è stato il primo stile adottato da Bruce Lee. Ah, davvero? Quindi è lo stile sui calci, il Wing Chun, in pratica. Hai presente quei manichini di legno con i bastoni sui lati che colpisce e ti ritornano indietro? Sì, ce li ho presenti. Però non mi ricordavo che fosse quello. La prigione potrebbe aiutarti a concentrarti, ma allora non saresti in grado di dare i tuoi esami. Se non puoi concentrarti affatto, beh, potresti confinarti da qualche parte e studiare. Raccomando di confinarti nella base di un nemico. The Frill... Oddio. Frill... Che cavolo voleva dire? Mi sfugge... Frill... Il brivido, forse, tipo? Sì. Oh, ok, era il brivido. Me lo ricordavo bene. Il brivido di studiare in un luogo dove potresti essere catturato... Beh, richiede la concentrazione. È uno stile sulla velocità delle linee rette. Linee rette? Nel senso che devi dare sempre colpi dritti? Oh, e ti raccomando anche di studiare in una zona disastrosa. Il brivido di studiare in un posto dove puoi realmente morire, beh, richiederà la tua concentrazione. Oh, ti raccomando anche di studiare nel bel mezzo dei tuoi esami. Il brivido di conoscere quando è troppo tardi di studiare richiede la tua concentrazione. D'accordo, Monokuma. Linee rette nel senso solo colpi retti, quindi non sono presenti ganci e calci laterali. Ah, ok, ho capito. Con questo mio consiglio, beh, sconfiggerai la competizione. Per cui va fuori, va lì e fa del tuo meglio. Grazie, Monokuma. Quindi in pratica ci ho detto di buttare via videogiochi e fumetti, di bruciare le foto delle vostre ragazze, se ce l'avete. Se non ce l'avete non dovete farlo, tranquilli. Nel mio caso non devo farlo. Di andare a studiare nella base di un nemico. Di andare a studiare in prigione, però poi non potresti dare l'esame, oppure di confinarti da qualche parte dove rischi di morire. Bene. Oppure di studiare durante gli esami, che è ancora peggio. Tutto per il brivido. Nice. Rise and Shiner Sign. Annuncio ufficiale dall'Ultimate Academy. Sono ora le 8 del mattino. Abbiate un magnifico Killing School semester anche oggi. Un annuncio magnifico, Monodem. Non riesco a credere che questa sia la tua prima volta. Questa non è la tua prima volta, vero? Ehi, questa è davvero la tua prima volta? Questa è la mia prima volta. Poi il Jeet Kune Do è stato creato da Bruce Lee stesso. Ah, questo non lo sapevo. Quindi in pratica Bruce Lee c'entra in entrambi. Oh, ti stai imbarazzando, che carino. Comunque, abbiamo lasciato un paio di regalini nelle vostre stanze. Coperti in paura, perché... Copritevi di paura, perché... L'inferno inizia da qui. So long, farewell.
ed è un'arte marziale che si adatta nel corso dello scontro. Un regalo? Che cosa intendono dire? Lo scopriremo nella prossima live. Che cosa intendono dire con un regalo? Direi che abbiamo giocato abbastanza per oggi. Voilà. Adesso andiamo un attimo in Just Chatting. Eccoci qua. Che ne pensate? Vi sta piacendo come sta andando avanti questo Danganronpa V3? Vi sta attirando? Praticamente Bruce Lee ha studiato delle altre arti marziali e le ha messe tutte in questo Jeet Kune Do. Ah, quindi ha fatto un mix, in pratica. Ci sta, ha fatto bene. Se lo riteneva necessario, a mio avviso. No, non voglio chiudere il gioco. Voglio lasciarlo aperto perché potrei essermi dimenticato di salvare. Ed potrebbe essere un falso ricordo quello che ho salvato. Giustamente. Non so se mi è mai arrivato nella mente questa roba. Questa cosa. A me sempre. Le seguenti arti marziali sono Wing Chun Judo. Cioè Wing Chun Judo, box occidentale, scherma, savate e lotta. Questo Danganronpa 3 è bello, dai. Anche se preferisco il 2 perché c'è Akane. Ah, ci sta. Vedremo nel 2x2 cosa succederà anche. Perché l'anno prossimo uscirà. Spero di averlo finito per l'anno prossimo, il V3. Però per adesso si sta facendo interessante. Abbiamo esplorato i nuovi laboratori e la piscina. Cioè, abbiamo visto anche il casino dove gamblare. Siamo andati un po' avanti. Abbiamo riottenuto le nostre memorie. E la trama sta andando avanti. Purtroppo nello scorso capitolo abbiamo perso sia Rantaro, di cui non sapevamo nulla, nemmeno il suo talento, e Kaede, che avrebbe dovuto essere la protagonista di Danganronpa V3, ma che alla fine ha compiuto l'omicidio perché voleva uscire dal Killing Game con tutti gli altri, pensando di aver fatto fuori il mastermind, cosa che non è successa. E niente. Vedremo un po' come si evolverà questo secondo capitolo. La lotta sarebbe wrestling. Ah sì, immaginavo intendessi il wrestling per la lotta. Solitamente si intende WWE o roba del genere. Allora, vediamo un po' chi ci sta su Twitch. Oggi voglio fare un bel raidino, anche se siamo pochini, non importa. Cerchiamo di fare un raid. Se vi va di fare un raido? Vi va di fare un raido? Wrestling penso sia il wrestling quello là libero. Ah, ok. Tu dici che sono due cose differenti. Ho capito. Ci sta il wrestling greco e romano e quello libero. Io lo guardavo tanto da bambino il wrestling. Poi crescendo l'ho persa come passione. È da parecchio che non guardo un incontro, a dire la verità. Quindi sono un po' inaggiornato, possiamo dire. Il greco-romano praticamente puoi prendere solo da sopra la cintura. Ho capito, ho capito. Oddio, ma c'è Poison che sta facendo Danganronpa 2 Goodbye Despair. Siamo proprio in tema. Allora, vai. Andiamo a fare raid a Poison. Che dite? Oddio. Ho sbagliato a scriverlo? Ok. Allora, ragazzi. Vi ringrazio per essere rimasti qui con me quest'oggi. Adesso vi reindirizzo ad un raid. E nulla. Ho fatto questo piccolo esperimento anche di fare la live contemporaneamente su YouTube. Probabilmente per le prime volte non funzionerà. Vediamo se
per le prossime andrà bene. E spero vi siate divertiti. Io ho fatto un po' di errori qua e là, come al solito con la traduzione e per i miei errori balbuzienti, ma va bene lo stesso. Vi invito a partecipare al raidino se volete prendervi 250 punti canale dal raid, così potete spendere per fare cose belline, tipo darmi fastidio, riscattarmi i disegni, o eccetera. E nulla, io vi saluto, ci becchiamo poi quando sabato con Trails, che lo continueremo, e vi auguro una buona serata. Bye bye a tutti, cari Snowflakes, alla prossima, ciao!